Buonasera ragazzi o buongiorno, dipende da dove ci ascoltate. Benvenuti e buonasera a questo episodio numero 15, questo fantastico podcast. Prima di iniziare devo ringraziare le varie aziende che hanno deciso di sostenere questo podcast. Ringrazio innanzitutto Beppe Mancini e i ragazzi di Vez che dopo la puntata insieme ha deciso subito di iniziare a farne parte, ha deciso di partecipare insieme a me a sostenermi e sostenerci. Ringrazio ringrazio Matteo Esposto e ringrazio l'azienda Fine School e Rial per le bellissime borse di attrezzatura che si vedono qua, che ci forniscono per i vari abbonati e per il sostegno che ogni volta decidono di darmi. Ringrazio i ragazzi di AXX Store, negozio di abbigliamento, che ogni mese mettono a disposizione dei buoni da poter far vincere agli abbonati del canale. E un grazie finale va a Master Evento che ha deciso di partecipare a questo podcast. Master Evento che oltre a offrire un'esperienza unica ai bartender che decidono di parteciparvi, ha deciso anche di aiutare il podcast del bartender e quindi li ringrazio e se vi interessa li trovate sui social, le loro pagine sono ovunque ed è un'esperienza veramente unica. Detto questo, so che è una rottura, però se ci ascoltate da YouTube, progetti come questo ragazzi è super importante il sostegno. Quindi se ci ascoltate da YouTube ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanellina, che così attivando la campanellina vi arriva subito la notifica quando ci sono dei video nuovi. Se invece siete da Spotify, stessa procedura, solo che su Spotify dovete seguire il canale e attivare la campanellina, uguale. Invece su Twitch, se vi interessa, se volete sostenere il canale, potete abbonarvi gratuitamente se avete Amazon Prime o a pagamento, che penso costi 3,99 €, una roba del genere. E abbonandovi potete accedere alla possibilità di vincere i vari giveaway che faccio ogni settimana regalando attrezzature, borse di attrezzature o gadget che mi vengono dati a disposizione dalle aziende che comprendono borse, magliette, felpe, bottiglie, quello che è. Chi più ne ha più ne metta. Veniamo a noi. Filippo, buonasera. Ciao a tutti, ciao Carmine, grazie di avermi invitato, bellissima idea innanzitutto, complimenti per tutto, io qui ho davanti un mondo che non saprei neanche da che parte iniziare, grazie ai ragazzi che sono in ascolto e grazie anche poi a chi si collegherà prossimamente. Ok, e è una cosa che mi dicono in molti quando vengono qua di questo studio che ho allestito, che è ancora in allestimento, come ogni volta vi dico, sto cercando di in una collaborazione che ho con un'altra azienda che mi sta costruendo il bar, faremo un vero e proprio banco bar all'interno di questo studio e faremo le nostre. Poi Filippo ti rinviterò un'altra volta per parlare di altri tuoi progetti in cui faremo una bella chiacchierata dietro il banco bar. Io dietro e tu farai per una volta, starai seduto allo sgabello del banco bar e non sarai dietro. Molto volentieri. Allora, direi di andare straight into it, perché ho imparato anche l'inglese. Filippo, Eccoci. come ho sentito, come dicono, intanto ciao, saluto mio padre, e cioè io ascolto tanti podcast e molti podcast mi ispirano anche. Quindi, detto questo, mi piace parlare della storia personale degli ospiti che vengono al podcast e, vorrei chiederti, parlando semplicemente del tuo inizio. Tu intanto, raccontami quanti anni hai e raccontami come hai iniziato a fare il bartender. Tanti di noi hanno tipo la mia storia personale, che l'ho detta 1000 volte, non la sto a ripetere completa. Io ho iniziato, perché ho visto un ragazzo che era dietro il banco bar ed era un figo. Dico: "Voglio diventare così." E su questa mi ci sono trovato con molte persone. C'è chi ha iniziato in modi diversi, c'è chi ha iniziato facendo altro, perciò raccontami pure la tua storia e poi mentre me la racconti io ti interrompo, ti farò domande per la mia curiosità e la curiosità di chi ci ascolta. Certo, ma allora diciamo che ho quasi 40 anni, quindi quest'anno si arriva ai 40. Ah sì, Sì. 40. Quindi tu hai lo step, abbiamo due step importanti, tu il 40, io il 33 quest'anno. Ostia, te gli anni di Quindi Cristo. Stai in casa per un anno, non uscire. va bene, quindi quasi 40 anni dicevi? E ho iniziato questo lavoro che avevo 15 anni, 16 anni, e
diciamo che ho iniziato un po' in maniera diversa rispetto a tanti grandissimi colleghi. Grazie, come vedete non sono praticissimo. E ho iniziato per esigenza, perché comunque arrivo da una famiglia molto unita, ma molto molto modesta, quindi c'era bisogno di lavorare. Io ho un fratello che ha 2 anni più di me, dove lui è la parte, diciamo, del cervello dei due, e io sono un po' più la parte manuale. Diciamo che lui è l'intelligente dei fratelli Sisti. Allora, sai, ho iniziato a lavorare proprio perché avevo bisogno di soldi, di portare a casa dei soldi e contribuire all'aiuto del sostegno della famiglia. Mentre, Quindi mentre andavi a scuola, quindi. no, scuola non l'ho fatta praticamente. Scuola non l'ho fatta, sono partito grazie a un amico di mio padre, insomma dei giri traversi per Villa d'Este, che ha questo 5 stelle lusso sul lago di Como, che è l'ultima frontiera prima della Svizzera, appunto, Ok, tu dove... di dove sei? Dove sei cresciuto? Allora, io sono di Stradella, cioè sono nato a Voghera, sono di Stradella, che è un paese che è alla punta dell'Oltrepo Pavese, quindi sono in provincia di Pavia, ma sono più attaccato a Piacenza, no? Quindi diciamo che usi e costumi sono un po' più emiliani che pavesi, no? Ok, quindi siamo due emiliani, io sono di Sassuolo, quindi siamo Sì, io perfetti. non sono così, non sono emiliano proprio, però diciamo che come cultura enogastronomica siamo più vicini all'Emilia che alla Lombardia, cioè al Piacentino che al Pavese, toh. Come ti dicevo, ho iniziato appunto in questo albergo qui, dove ovviamente piangevo un giorno sì e l'altro pure, perché comunque erano caserme dove mi fa ridere l'aneddoto di quando sono andato a fare i 3 giorni del militare, dove io ho segnato come scelta, diciamo, l'obiettore di coscienza. C'era un maresciallo che mi ha detto: voi figli di papà che volete allontanarvi dalla mamma. E io gli ho risposto: guardi, maresciallo, se lei avesse fatto quello che ho fatto io in questi 2 anni di stagione, probabilmente avrebbe scelto anche lei l'obiettore di coscienza, perché è stato veramente dura. Anni che ho nel cuore, con amici che ancora oggi sento, nonostante siano passati più di 20 anni, però è stata dura, Ci veramente, penso, veramente dura. ci penso spesso a come sarebbe la leva obbligatoria nel mondo di oggi. Cioè, tipo, penso io a 18 anni è stato il momento in cui me ne sono andato di casa, che mi sono trasferito a Brescia. Dico, magari avrei posticipato quella partenza, però magari me l'aveva raccontato anche Melara, che anche lui ha fatto questa cosa dell'obiettore di coscienza. Dico, a meno che non sei un calciatore o hai qualche patologia e cose varie, ti toccava, dovevi andare o fare questa cosa dell'obiettore di coscienza. Sì. Quindi, Poi però diciamo che quindi la mia paura non era quella di stare via da casa, perché sono partito subito. Mi ricordo che a 16 anni, 17 anni neanche, ho svegliato mio padre di notte dicendomi: mi devi accompagnare in aeroporto che parto per Londra. Quindi diciamo che la paura non era quella di andare via di casa, più che altro la... E quindi sai, quando poi ho iniziato a lavorare, sono stato parecchio tempo all'estero e tutto, non mi interessava questo lavoro qua, cioè non lo sapevo, cioè non me ne fregava niente, cioè però ti sei trovato a fare il bartender o ti ma sei... sì, no, mi sono trovato a fare di tutto, cameriere, caffè, ma perché, sai, non hai bisogno di un titolo di studi, adesso guardiamoci in faccia, un ragazzo che va all'estero, un ragazzo che a 16 anni ha bisogno di lavorare, i lavori che possono fare li conti sulle dita, no? Perché non è che puoi permetterti di dire voglio andare in uno studio di un commercialista. Me ne sono accorto proprio oggi nel viaggio che ho fatto da un posto dove sono andato a tornare a casa ascoltando un podcast e ho ascoltato la storia di Fabio Volo. Mm-mm. E Fabio Volo io ho la terza media, che dici, cavolo, Fabio Volo, 1 miliardo di libri, milioni di libri venduti, Fabio Volo ha la terza media. Cioè, ho anche manager molto importanti che conosco, loro hanno la terza media. Cioè, Ma sai, non vuol dire, cioè, se tu guarda anche Briatore, cioè, nel senso, quindi non è che, adesso per amor di Dio non mi paragono, cioè, minimamente a vabbè, questi, a il questi messaggio. colossi, però il messaggio è comunque che non è che è per forza un titolo di studio. Ho tantissimi amici che sono usciti con 110 dall'università e fanno dei lavori, ovviamente un lavoro è come un altro, però sai, se studi per fare l'ingegnere e poi ti ritrovi a fare il cameriere, dici, cavolo, ho studiato 30 anni per fare il cameriere, che va benissimo, cioè io lo faccio da una vita, quindi non è che lo sto insultando, ci mancherebbe, però sai, dici, non sempre ciò che vai a finire per studiare all'università è poi quello che ti darà da mangiare nella tua vita. Magari il nostro è un mestiere dove l'università è proprio il mestiere stesso.
che quando lo fai da 10 anni mi trovavo a parlarci con Marco Ranocchia, che io avevo detto la mia teoria, il fatto che dopo 10 anni che fai questo lavoro in un certo modo, ovviamente diventi veramente un professionista o una persona a cui ti puoi affidare. Sì, più che altro l'università nel nostro lavoro è sbagliata, tra virgolette. Perché? Perché è una perdita di tempo. Cioè il nostro è un lavoro che si impara sul campo, non si impara sui libri. Quindi diciamo che il tempo sprecato, quindi passami questo termine, passato a fare l'università è quello che poi viene mangiato sul campo, no? Quindi quello che poi è il tempo sprecato all'esperienza sul campo. Ciò non vuol dire che uno non debba studiare, anzi, sono bartender sull'università, ma ben venga, cavoli. Però se uno vuole fare questo e dice voglio fare tante esperienze, fare un'esperienza a 30 anni come quelle che ho fatto io, di abitare nei sottoscala, dormire per 15 giorni dentro il gabbiotto di un portiere di notte, lavarmi nelle case degli altri mentre erano al lavoro, diciamo che a 30 anni non lo fai, cioè lo fai quando hai un po' quella sbarbataggine del teenager, Diventare. no? Ok, Che bazzica adesso. torniamo alla tua storia. Hai deciso di trasferirti, la prima tappa è stata a Londra, quindi? La prima tappa sì, è stata Londra, poi mi sono fermato lì un po' perché ho fatto di tutto, ho fatto Pizza Hut, che sono quei pizza delivery, dove andavo a consegnare le pizze in giro per le case di Londra. È stato bellissimo col motorino a meno 50 e lì guadagnavo 5 pound e mezzo l'ora. E tra l'altro loro facevano il loro shift è 6 ore. Quindi io, abituato da Villa d'Este, dove ti facevano fare 17-18 ore come tutti i lavori di stagione, e gli chiedevo di fare i triple shift, i double shift, dicevano fammi fare anche 4 shift in uno, che eravamo abituati, Non no? era un peso per te. Non era un peso. Poi da lì mi sono spostato, ho lavorato per una ditta di Punches, che sono questi biglietti di auguri natalizi con rilievo, quindi praticamente facevi questo stampo su questi biglietti. E poi ho lavorato al Sydney Pub, che è un pub inglese dove c'erano i primi Snake Bite, birra granatina, Coca-Cola alla vaniglia e rum, tutte queste porcherie, diciamo, che si bevevano in quegli anni. Dove però, sai, inizi a imparare la lingua, inizi un attimino a capire la vita, perché lì secondo me che impari è l'esperienza di vita, no? Cioè quello che capisci è, ok, io ho 100 pound in tasca questa settimana, cosa faccio? Pago l'affitto, pago l'abbonamento dell'underground, cioè della metro, o vado in discoteca, vado a bere, mi vado a ubriacare, mi vado a divertire, cioè lì quindi cresci a livello mentale molto in fretta, dal momento in cui sei poi tu a gestirti la cosa. Dall'impressione che avevo io e che ho anche tuttora, però mi ricordo quando avevo 20 anni, ero ai miei inizi e volevo trovare un modo di formarmi. Londra era veramente il posto, non dico perfetto perché non penso che esista, però era veramente una tappa molto buona per riuscire a imparare e diventare bravo nel nostro mestiere, anche perché a livello di tipo HCCP, quelle cose lì, a Londra non hanno o non avevano o non hanno tutte le restrizioni che abbiamo noi, perciò magari i bartender sono più liberi di svariare con la loro fantasia. Io la mia esperienza che ho avuto con Londra, volevo andarci. Ai tempi Londra esisteva il Roadhouse, che ne abbiamo spesso parlato nelle altre puntate, che era praticamente il tempio per i fare il bartender, Mhm. un locale che era a Covent Garden. Quindi io andavo lì a Londra a testare il territorio, intanto a fare la gara e poi vedo se mi piace e ci rimango. Io il primo non ho fatto in tempo neanche a appoggiare tutti e due i piedi sul terreno di Londra. Quando sono sceso dall'autobus che mi ha portato da Stansted a Victoria Station, metto giù un piede. Nel mettere giù un piede avevo il Woolwich nuovo, come lo ricordo, ancora quando ce l'avevo nuovo ancora comprato dai miei genitori. E nel Woolwich nuovo mi caga un uccello sulla spalla e mi arriva una busta in faccia. Sai Sì. le buste della spesa? Mi arriva proprio perché c'era vento e pioveva, mi arriva sta busta proprio in faccia, proprio, dici proprio che schifo. Ho detto, e dico, questa qui è Londra, cavolo. Questa è Londra. E quindi, no, dopo ho deciso che non faceva per me. No, anche a me non è piaciuta tanto, però vabbè, comunque ci ho fatto un po' di anni, quindi diciamo che è servita, più che altro per la lingua.
anche lì non ho fatto questo mestiere, quindi cioè, lo facevo sempre Ah, a grandi non, linee. non ha me... Ok. Pensavo invece ti avesse formato Londra No, 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 sul tutt'altro. bartending. No, no, Ok, perché calcola che comunque sono stato negli anni dove il grasshopper comandava ancora, capito? Quindi bellissimo. Il primo drink che chiedi quando finisci il tuo corso base, che sì. va, li fai, grasshopper. Hai finito il corso ieri? Sì. Sì, sì, o Grasshopper o Alexander o Negroni, insomma, quelli super easy che ti ricordi. E niente, dopo di lì ho fatto un po' di esperienze in Francia, Germania, sempre non facendo il barman, tutt'altro. Poi sono andato negli States e ho provato, ho provato anche lì a fare Questa mi il interessa, raccontami facchino. pure. Ho fatto il facchino. Insomma, all'inizio perché parto con questo cliente che si chiamava Tony Di Filippo, che era proprietario della Debbie Steakhouse, che è una sorta di roadhouse, però a conduzione familiare. Però immaginati in America aprire delle catene di steakhouse, no? Quindi stiamo parlando di 40-50 ristoranti in tutti gli stati, o comunque nella maggior E parte. dove sei andato? No, io ero a Boston all'inizio, nella loro casa privata di questo Tony Di Filippo, 75enne lui, 72enne lei, e dovevo fare il barman di casa privata. Perché loro, diciamo che l'italo-americano, che loro si spacciavano come tali, ma quando il loro trisavolo in realtà era americano, loro dicevano solo Buonasera, e basta. E quindi, sai, diciamo, si vantavano con i loro amici di avere un barman privato italiano, no? Soltanto che io facevo 2 caffè, 2 spremute al giorno quando mi andava bene, 19 ore di reperibilità, finché un giorno non mi dice guarda che c'è mio figlio che gestisce la zona di Miami. Allora sono andato lì, sono stato lì anche un po', ma non mi è piaciuta tanto. Cioè diciamo che sempre lì non ho mai fatto questo lavoro qua. Finché poi ne sono andato un po' a New York, ho provato a fare questa, diciamo, ehm, all'inizio di questo lavoro, no? Quindi del bartender, dove ai tempi calcola che si vedeva il Manhattan shakerato, l'old fashion, prendevi queste ciliegine di plastica che venivano pestate, ghiaccio pilé, si shakerava col ghiaccio pestato, ed io ero super affascinato da questa cosa, no? Finché poi Scusa, ti interrompo, però anche se non avevi ancora fatto, diciamo, tra virgolette, questo mestiere, avevi già fatto un giro pazzesco che ti invidio molto perché io sono malato per gli Stati Uniti, per la vita americana, queste cose qua. Avevi fatto Massachusetts, Boston, Miami e New York, cioè già avevi fatto un bellissimo giro. Cioè, tipo, io già sarei rimasto lì per sempre. Poi, quindi arrivi a New York. niente, guarda, arrivo lì e niente, mi cerco da lavorare. C'era questo locale, si chiamava Mrs. Smith, che non c'è più, era nell'East Village, e dove c'era questo, me lo ricorderò sempre, questo proprietario di 160 kg e 2 metri di una cattiveria immane, cioè che era proprio cattivo, sai quelli che trasudano cattiveria, no? Che quando ti parlano o stai zitto arrivano gli sberloni. E un Cannavacciuolo cattivo, dai, mettila giù così. E niente, lì ti dicevo, ho iniziato a vedere i primi cocktail dove l'unico whisky presente in bottigliera era il Canadian Club, che non so in quanti si ricordano, che valeva per Scotch, valeva per Bourbon, valeva per Rye, valeva per Single Ah, Malt, no, valeva per tutte queste puttanate che ci non è sono. più molto conosciuto Canadì. Ma Canadian Club che io sappia adesso non lo usa quasi più nessuno, anche perché c'ha questo tappo almeno aveva il tappo a vite, no? Questo tappo di plastica nero che era d'una comodità aprirlo, invece che adesso lo mettono tra le dita nel mignolo, fanno queste versate. Prima Canadian Club era versato, versane finché non crepa l'ospite, no? Quindi era un po' a sentimento come il cacio nella carbonara. Però è quindi è stata un'esperienza bella, sicuramente, ti ripeto, a livello di vita, ma poi la formazione l'ho presa in Italia, perché comunque vuoi non vuoi, io giro spesso adesso anche per altre cose l'estero, ma come l'Italia non ce n'è. Da tutto questo giro torni in Italia Torno in e Italia, sì, perché. raccontami come sei arrivato allora al bancone, se in tutto sto giro non ci sei arrivato. Allora, guarda, torno in Italia perché mi chiama la mia ex compagna e mi dice che è incinta e dove ho avuto il mio primo bimbo meraviglioso, Jacopo, che ormai ha 13 anni.
che se mi segue. Ciao amore. Sicuramente vedrà questa puntata. Da quello che mi hai Lui, raccontato lui dice prima, sì, sì, sicuramente ci sì, sì, sarà. lui sono io il boomer. E quindi, sai, dico, approdo in Italia. Approdo in Italia e inizio a lavorare a Four Seasons, perché io nel frattempo comunque parlavo l'inglese molto bene e poi in più spiaccicavo francese e tedesco e a quei tempi non gliene fregava niente a nessuno che tu sapessi usare un jigger, le cose, non sapevo neanche che cos'era. Di che anni stiamo parlando? 2009, Ok, sì, quindi inizi 2009 sì, a proprio. questo collego la crescita dei tools dei bartender negli ultimi anni, quindi a quei tempi lì esisteva quel jigger che erano quei due triangoli messi insieme americani e questo era Bravissimo, il jigger. esatto. Quelli cilindrici inglesi che comunque già usavano col vino, no? Quindi... E niente, quindi arrivo in Italia, e soltanto che nel mio paese, come ti dicevo, non è che c'è tanto lavoro, cioè non c'è niente, abito in un paese di 13.000 abitanti, 15.000, e il paese più vicino è Milano. Quindi arrivo a lavorare a Milano, ero abituato, diciamo, a lavorare in quello che era il mondo 5 Stelle, che è quello che mi aveva formato all'inizio. Faccio domanda, mi prendono perché fortunatamente Villa d'Este comunque è uno dei migliori 5 Stelle al mondo, a livello di nomea e tutto. Quindi avevi già questo curriculum. Avevo già quel nome lì nel curriculum, quindi era perché per il resto non c'avevo nient'altro. E mi prendono, inizio a lavorare un po' lì a Four Seasons, quindi comincio a vedere un po' le dinamiche anche volendo italiane, quindi gli stipendi da fame. le- Quanto, le- quanto si guadagna in un albergo? Cioè, Allora, normalmente, quanto guadagna uno in io albergo? guadagnavo 1200, 1250, però ne pagavo, calcola, 50 al giorno di benzina e ne pagavo 35-40 di eh, parcheggio, quindi al Quindi giorno. andavi ampiamente sotto, quindi ok. Sì, sì, andava ampiamente sotto. E finché dopo un po' non mi sono rotto le scatole, poi vado in un altro albergo, sempre 5 Stelle, perché c'era un aumento di 150 euro. Però, ripeto, ancora lì non me ne fregava niente del lavoro. Cioè, proprio a me di fare il bartender non me ne fregava proprio assolutamente niente. A me che la roba era pagami e non cagarmi il cazzo. Cioè, io ti lavoro anche 50 euro al giorno, ma mi devi pagare. Cioè, ma non perché mi devi pagare perché sono bello, mi devi pagare perché ne ho bisogno. E allora niente, poi inizio a lavorare al Grand Hotel di Milano, che è un altro 5 stelle lusso sempre a Milano, e finché uno il vice capo concierge, quindi capo portiere del Grand Hotel di Milano, Carlo, che è un carissimo amico, mi ha detto: Senti, stasera andiamo che ti porto a bere in un locale sul Naviglio. Mi fa: Ci sei mai stato? E gli faccio: No, non so neanche che cos'è il Naviglio. Mi fa: Vieni, mi ha portato a Rita di Edoardo IX, quindi mecca della cocktaileria italiana ormai da 20, ha fatti 20 anni adesso, guarda quest'anno, quindi 20 anni esatti. E mi ha portato, io sono rimasto folgorato perché non è come vedete adesso il Rita, non è neanche come era prima, è tipo 3-4 Rita fa, cioè era un corridoio con questi funghi fuori, con questi, non c'erano gazebo, c'erano questi ombrelloni con questa porta di legno che, mamma ragazzi, era di una bellezza, non che adesso non sia bello, per carità di Dio, cioè vado molto spesso lì, ma Rita che era 10 anni fa, 13 anni fa era una cosa, ragazzi, che è indescrivibile. In quegli anni lì, una bottigliera enorme. Io entro, mi siedo al bancone, comincio a vedere tipo, mi ricordo questa scena di questo vaso enorme di vetro, con dentro ho detto, ma che cazzo sono dei cervelli? Erano, che poi con gli anni ho capito, erano degli habanero, sai no? L'habanero che tutti dicono è un peperoncino, in realtà è un peperone, no? Però è piccante, che perde il colore una volta che è a contatto con, in quel caso era vodka, che poi ho scoperto dopo, perde il colore, diventa bianco, crema, no? E sembrano dei cervelletti. Io dicevo, ma che cazzo fanno questi? Sono cervelli di gallina, che cazzo fanno in sto posto qua? No? Perché ero talmente eccitato, esaltato da quello che vedevo. E poi leggevo questo menù al tempo geniale, no? Con tutti i nomi dei film, con alcune frasi, con gli attori, con dentro ingredienti come zenzero, cetriolo, basilico. Cioè, cazzo, ragazzi, adesso, cioè, noi c'è stata una crescita nel bartender attuale che è incredibile, no? Ma se noi pensiamo che solo 12-13 anni fa il basilico era il fermentato di oggi, cioè, ragazzi, è fantascienza, no? E io cominciavo a dirgli con Carlo, ma che cazzo fa questo qua? Dico, ma mette le insalate nei cocktail? Certo, cosa fa? E alla fine
sono rimasto talmente folgorato che a fine sera, dopo averne bevuti 4-5, non c'era ancora il periodo punti patente, e mi sono fermato da Edo e gli ho detto: ciao, io sono Filippo, vorrei lavorare qui per te. E la risposta di Edo mi ha detto: tu dove lavori? Me lo ricorderò a vita. E mi fa: dove lavori? E io al Grand Hotel di Milano. Mi fa: guarda che qui le mani le facciamo andare, non facciamo 20 drink a sera, no? E Eh sì, c'aveva ragione, cazzo, perché... è la prima cosa che anche se mi avessi detto tu cosa mi avresti detto, io ti avrei detto la stessa cosa, che si sa che in hotel non si lavora tanto, Non se si tu lavora ti tanto. presenti in un cocktail bar del genere, che per aver fatto 20 anni adesso vuol dire che, infatti hai detto che è cambiato tantissimo, ma infatti aspettavo che finissi di parlare, però dico, magari anche la chiave del successo di questo posto è il fatto che mutano e cambiano nel tempo, se no non penso che No, sarebbe no, riuscito non stai sicuramente sulla cresta al passo dell'onda. dei tempi, sì. E guarda, è stata bellissima perché niente, mi ha detto così e io mi immaginavo chissà che cosa, dicevo, insomma, sono molto sincero, ho pensato, mamma che sbruffone, no? Ha detto, cioè, alla fine chissà che cazzo sarà mai, dico, mettere del liquido dentro sto robo in acciaio, no? E passa qualche mese, mi chiama e mi dice: guarda, sta andando via un ragazzo, se ti va, inizia qua da me. Allora inizio e mi dà uno stipendio che, è, che era giustamente proporzionato a quello che io sapevo fare, cioè un cazzo. Quindi prendevo meno, no, di quello di quando ero al De Milan, ma giustamente, no, a vederla a livello da imprenditore, giustamente, cioè io sto pagando un ragazzo che non sa fare niente, ok, va bene, mi parli le lingue, ma mentre per un albergo è un plus che tu hai, per un locale come Rita, che sì ha ha gli stranieri, ma non ne ha così tanti come ne può avere un Four Seasons o un Grande Hotel di Milano sicuramente. Però comunque eri spinto da questa curiosità che ti aveva fatto scoprire, immagino. Perciò Ero spinto dal dire che cazzo sta facendo qua. Io sono sempre rimasto molto curioso, ma soprattutto molto pirla, passami il termine, no? Cioè, parlando con ai tempi la mia compagna, che eh, ad oggi ex compagna, però c'è un bellissimo rapporto, che gli dicevo, guarda, cioè, avevamo l'affitto e la macchina e la rata e di qua e di là, era un bambino non era comunque che era una appena scelta nato, facile. non era una scelta facile, no? Quindi mi dice, va bene, cioè anche il fatto che mi appoggiasse è stata una bella forma d'amore ai tempi, no? Quindi inizio appunto a lavorare a Rita e Edo mi dice, guarda, per un mese devi stare dietro il banco e non fare niente. Ho detto, ma cosa vuol dire non fare niente? Dico, posso aiutare? Dico, caricare? No, mi fa, devi stare qui a guardare come lavorano i ragazzi. Io ho fatto un mese a tipo 10 ore al giorno, 12 ore al giorno, fermo a non fare niente. Ma la roba divertente era tipo i venerdì e sabati sera del Rita, che ragazzi l'anno che io ero a Rita non c'erano i mega big come ad oggi, quindi il Pinch, il Mag, c'era Rita e Luca Andrea. Stop, finita. Quindi diciamo che la fetta della torta Edo e Luca Andrea se la smazzavano tutta loro. No? Cioè, quindi Rita e Luca Andrea se la smazzavano tutti loro. Poi è arrivato ovviamente il Mega Big, il Mag, il Backdoor, però è venuto negli anni, no? Quindi Stiamo parlando, ragazzi, di locali e cocktail bar milanesi che si dividono, diciamo, tutto il pubblico e la clientela che c'è in giro per Milano. A quei tempi lì non ce n'era tantissime, erano soltanto due. sì, sul Ok? Naviglio, poi oggi ovviamente c'era Nottingham Forest, ce n'erano tanti altri, però il Cape Town, però su quella via lì, dove ad oggi ci sono 50 locali, diciamo che se volevi bere bene ce n'erano due. In quell'anno lì, tra l'altro che ero lì, aveva appena aperto il MAG, quindi però erano proprio agli inizi, lavoravo ancora dentro Flavio e Marco, quindi erano proprio agli inizi, facevano, come fanno tuttora, un bellissimo lavoro, ma diciamo che il Rita era già 10 anni e passa che era aperto, no? Quindi a livello di conoscenza era ovvio che il Rita spingesse un po' di più, soprattutto nel fine settimana. E io mi ricordo che c'avevo davanti questa 4-5 file di persone che mi chiedevano: ciao, fammi, non so, il ginseng o il cocktail o il mojito. E io, no, Hai detto ragazzi, lì non così? No, posso no, no. fare un cazzo, non posso fare niente. E quindi è stato bello per quello lì, no? Finché Edo mi dice: guarda, ho capito che tu non sai fare un cazzo, però non ho tempo di insegnarti i, i cocktail classici. Perché? Perché il Rita è un bellissimo cocktail bar, quindi la gente va lì, vuole bere i cocktail del Rita, non vuole bere lo spritz, l'americano, senza nulla togliere, cioè lo fanno, no? Difatti è diciamo punto di riferimento per l'aperitivo, no? Se vogliamo vedere. Però
hanno sempre il 70, l'80%, almeno ai tempi era il 70% di vendita della drink list, quindi dei cocktail dei Sì, è signature. uno di quei locali, perché tipo io lo rapporto a Brescia, che Brescia ha un punto, ha un piazzale che si chiama Piazzale Arnaldo, in cui tu molto difficilmente decidi tu cosa vendere, segui il trend dello spritz, e fai i drink che chiede la piazza, non quelli che magari tu fai anche un bel progetto, però alla fine la piazza chiede altro. Invece il Rita è uno di quei locali che decide lui qual è il trend, decide lui che cosa, darsi un'identità. Sai, Edo ha sempre creduto tantissimo nella formazione in sala, no? Quindi è giusto che sia così. Quindi i ragazzi in sala erano preparati non come noi, cioè quindi non come il bartender che operava, ma molto di più. E in più aveva lavorato tanto su questa empatia tra cameriere, no? E cliente. Quindi diciamo che il cliente poi si faceva molto trasportare, no? In più, una volta che ne assaggi uno, capisci che la mano è buona, quindi perché non fidarsi con il secondo o la seconda volta che si andava. E soltanto che, come ti dicevo, Edo mi ha detto, guarda, io però ho bisogno adesso di due braccia, perché tu sei venuto a sostituire una persona che mi sta andando via. Quindi io non ho tempo di insegnarti il Martinez, io ho bisogno di insegnarti il Ginzen, perché di Martinez ne facciamo pochi, di Ginzen ne facciamo a migliaia. Se capita la comanda del Martinez, non la fai tu, oppure la imparerai lavorando, ma io ho bisogno che tu ad oggi mi impari a fare questi cocktail, insomma, Adesso che sono della lista. intanto che mi racconti mi si stanno unendo i vari pezzi del puzzle perché ci conosciamo io e te, però mi si stanno unendo i pezzi del puzzle dei discorsi che fai. Ok, vai, continua pure. E quindi, sai, da lì ho iniziato a studiare grazie a Fabio e ai ragazzi che lavoravano lì che mi davano una mano, che venivano un'ora prima, con tutta la buonanima a insegnarmi, diciamo, le ricette, no? Quindi a farmi vedere queste ricette qui che erano i signature del Rita. E quindi ho perso tutta quella parte lì. Poi c'è stata, diciamo, lo sblocco, no? Quando poi Quindi Cracco, che era corsi di formazione non ne hai fatti all'inizio, non ho mai fatto. ma non hai fatto corsi di Io ho formazione. fatto solo un corso con Mister Balena, che è stato qua ospite da te, con Giorgio. Sì, E, però è un punto a cui volevo arrivare dopo, quando dico hai conosciuto il Flair, però lo conoscevi già, però dico quando ci siamo che conosciuti io e te, è quando... Ok, poi dopo questa parentesi Rita, dopo parentesi Rita, ho conosciuto Carlo Cracco, perché Cracco era un cliente del Rita, e una sera era venuto lì a bere, aveva bevuto tutto super bene, e io vedevo che ormai il Rita non era più il mio posto, e anche Edo mi diceva, il Rita non è il tuo posto, ma perché... era... scusi ti interrompo, ma Cracco era già super conosciuto, cioè nell'ambiente della ristorazione era già una persona molto Allora, importante? Cracco nel mondo della ristorazione era quasi più importante prima di adesso, cioè adesso è importante per un pubblico anche casalingo, no? Un po' come Bruno, no? Ti dico, è stato un bravissimo flair bartender, immagino, no? Però Bruno, comunque, pensavo Barbieri, no, Bruno Bruno Vanzan. Vanzan, Ah, ok, sì. ok. E poi è entrato anche nel mondo casalingo, no? Carlo ha fatto un po' la stessa cosa, cioè è uno dei migliori chef, cioè il Gualtiero Marchesi del 2000, cioè veramente è stato geniale in quello che ha fatto lui. Quindi era conosciuto come chef, quindi io lo conoscevo come chef, però non sapevo minimamente chi fosse per MasterChef Ti o per posso quelle robe. chiedere un'altra cosa di Rita? Mi hai detto che ci teneva tanto all'attitudine dei ragazzi in sala. Immagino che i bartender lavorassero anche in sala, o i bartender non lavoravano in sala, ok? No, perché Quindi un cameriere doveva essere praticamente anche un bartender per conoscere, per presentare, per... guarda, era tutto un po' più semplice, cioè nel senso, ad oggi, almeno come faccio io con i miei ragazzi, la formazione della sala, cioè io non ho mai fatto distinzione sala-bar, cioè il bartender scendeva in sala e non c'era il cameriere saliva dietro e faceva quindi erano tutti bartender, no? Che faceva sia da bere Ok, sì, che al era quello che servizio. intendevo, sì.
Ma perché? Perché ad oggi il bartending che si fa oggi, quindi con l'utilizzo di home made, di preparazioni, il cameriere deve essere informato su quello che fa. E se glielo fai vedere è più facile ed è più veloce la ricezione di questa cosa. Ai tempi non c'erano tutte queste preparazioni, quindi ai tempi prima si stava parlando di un on mix, si parlava di un'infusione, no? Quindi non c'era tutta sta bisogno di conoscere dettagliatamente come veniva Facile, fatto un facile cocktail. anche da spiegare. Era soprattutto anche un po' più facile da spiegare. Quello che ha fatto Edo, che 10-12 anni dopo posso immaginare che sia stata una delle fortune, cioè delle fortune del bello che ha Edo e tutta la squadra, è la squadra, cioè è il locale sotto casa diventato tra i big, capito? Cioè è il locale che tu tutti i giorni puoi andare lì. Cioè tu puoi andare lì tutti i giorni, 7 giorni su 7 non ti stufi, capito? Pure a bere lo stesso drink. Perché? Perché ci sono i ragazzi che sono dentro la cosa, cioè non vai lì a lavorare. Cioè tu vai lì a fare la serata, cioè io mi ricordo il venerdì e il sabato sera tu eri carico perché dicevi oggi è pieno di gente, eri morto perché arrivavi a fare 700-800 drink anche nel fine settimana, eri distrutto. Però eri carico, capito? Cioè vedevi la gente, era una bellissima clientela, ha sempre avuto questa fortuna di avere, no, fortuna, che se l'è creata, una bellissima clientela, capisci? Quindi, che poi è stato il bellissimo lavoro che hanno fatto tutti i ragazzi del Naviglio, no? Quindi il Mag, il Pinch, a crearsi questa bella clientela, nonostante non sia il Naviglio, diciamo, rinomato per la bella gente che lo frequenta, no? Cioè, diciamo che l'Alzaia, il Naviglio Grande, un po' di più del Pavese, però comunque sei sempre sul Naviglio. Invece questi locali qui sono riusciti a fare comunella e a creare quindi una bella community anche di clientela. Dopodiché appunto ti dicevo, ho conosciuto Cracco, mi dice perché gli ho fatto un Questo, drink ecco, questa parte mi interessa molto, perciò raccontamela pure bene di come l'hai diciamo conosciuto, che cosa vi siete detti, cose così. allora Edo ha fatto praticamente, perché mi ha dato lui e Rosa, che è la moglie, e che sono molti amici con Edo. Edo gli fa 2 o 3 drink e poi gliene faccio uno io. E quando poi incassa la domanda ti sono piaciuti, ha detto sì, tutto bene, tranne l'ultimo che faceva cagare, che era il mio ovviamente, perché ci avevo messo dentro di tutti e io mi ricordo che gli ho risposto, si dice non mi piace, non che fa cagare. Ho detto quindi, e mi ricordo questo suo sguardo penetrante e io che ho guardato Nino, che è uno dei miei più cari amici, che è il lavapiatti a tutt'oggi, il lavabicchieri, parte fondamentale del Rita, colonna portante del Rita ormai da quasi 20 anni, e gli ho detto, perché mi fissa? Cioè, cos'è che c'è di così Non sapevi male? neanche chi fosse? Sì, no, beh certo, a livello di chef sì, 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 sicuramente. Però sono sempre stato uno molto Masterchef, queste cose, programmi TV, non ne ho mai, non sono mai stato uno così. Dopodiché sono andato a lavorare a Palazzo Parigi, che era un altro albergo dove c'era lui a fare consulenza come chef. Te la faccio breve, mi lascia un bigliettino dove mi dice chiamami perché c'ho un bel progetto in essere. Io non l'ho chiamato, mi ha chiamato lui mesi dopo che aveva preso un contatto tramite un altro ragazzo con cui lavoravo e era il compleanno di mio figlio e lui mi chiama e mi fa pronto? Ciao Filippo, sono Carlo. E gli ho detto, ma Carlo chi? Cioè, sai, oggi se ti chiama la gente dice ciao Filippo, sono Carlo e magari ti immagini che sia un ragazzo di una scuola, un collega, piuttosto che invece ai tempi mi chiamava mia mamma, la mia ex compagna e mio padre, basta, quindi Carlo chi sei? E mi dice guarda, vieni che ti voglio far vedere un progetto. Mi fa vedere Carlo e Camilla in segheria, che è quello che poi è diventato Carlo e Camilla in segheria, e mi dice questo sarà il tuo spazio, e mi fa vedere un 25-30 metri quadri, che era il bar, rispetto ai 300 del ristorante, meraviglioso. Cioè, chi non è stato in segheria si è perso qualcosa di veramente magico. Quindi era un ristorante con anche cocktail Era bar. uno dei primi ristoranti con cocktail bar. E tra l'altro ha fatto un mega boom a livello mediatico perché era proprio il primo bistrò che aveva aperto Cracco, no? Quindi diciamo che non è come adesso che fa tante consulenze, era all'inizio del suo hype, quindi del suo prime, più che hype. Quindi
erano tutti molto giornalisti, insomma c'era tanta carne al fuoco da raccontare, no? Perché è un cocktail bar, perché è un bistrò, no? È stato uno dei primi, dopo Berton, con Dry, no? Quindi ad avere sia il gourmet che il ristorante gourmet stellato che in questo caso il Dry, no? Berton, pizza e cocktail. E quindi mi dice questa è la tua zona, mi offre uno stipendio di 1300 euro, quindi erano sempre quei due soldi in più rispetto a Rita e poi a Palazzo Parigi che mi facevano comodo. E iniziamo questa avventura, un po' perplesso perché dico, cazzo, se l'ultima volta che ti ho visto mi hai detto che Drink faceva cagare, perché ad oggi mi dai in mano il bar Infatti del tuo locale, no? Quindi dicevo, c'è dico, qualcosa che puzza. non ti ha chiesto di fare il bartender, ti ha dato in mano proprio il Mi ha bar. dato in mano il bar, ma ero solo io. Cioè, c'ero io e il venerdì e il sabato veniva un carissimo amico che poi invece è stato assunto, poi col tempo, ma un carissimo amico del mio paese, no, che mi dava una mano, ma io facevo di tutto, facevo il pinzimonio, facevo sbarazzavo i bicchieri, facevo la linea, mi andavo a lavare i bicchieri, perché cioè, se lo chef stellato non deve toccare le tartine, se non c'è un po' di caviale non gli piace, no? Quindi io che facevo tutte le mie cose da super carboidrato, quindi focacce ripiene ignoranti e pinzimonio, a loro non gli piaceva tanto sta cosa, no? Faccio diciamo un riepilogo, no, di quello che era successo e vedo che il bar non va, insomma, 15 drink a sera, no? Dicevo, ma perché? Ed arrivavano tutta questa clientela che io ho soprannominato insieme a Federico Volpe, un carissimo amico, Gianni, i Gianni milanese, che sono nient'altro che i 50-60enni Il brizzolati. classico Gianni Milanese. Bravo, il sessantenni brizzolato con la ventenne a seguito, il Porsche fuori, che arrivava e che ti chiedeva lo La sprizzettino. ventenne innamorata però. Ventenne innamoratissima, soprattutto del lato B destro. Eh, quindi con questi sprizzettini, americanino, prosecchino, tutto americanino, piccolino, tutto cazzettino, no? Tutte robe così. E alla richiesta di una merendina alla pesca, io mi sono slasciato la giacca, ho detto me ne vado, perché ho scoperto, perché mi ha detto la merendina alla pesca è il Bellini. Quando ho scoperto questa cosa ho detto va bene, me ne vado. Allora una sera passa Cracco e gli dico, senta chef, c'è da fare secondo me c'è da cambiare un po' l'attitudine, no? In questo locale, perché era comunque un locale molto, diciamo, propenso alla clientela di un certo tipo, quindi noi con la camicia, tutti belli pettinati, buonasera, tutto, ti sposto la sedia. E allora ho detto, secondo me c'è da cambiare un po' marcia, dico, secondo me c'è da cambiare strategia. E lui mi dice, guarda, fai quello che vuoi, se ce la fai tu, se non ce la fai, quella è la porta. Così, eh? Ma il, come, come responsabile, come capo, cioè tipo, che tipo di rapporto avevate tu e Carlo? Nessuno. Nessun Lui tipo di arrivava, rapporto. tu facevi l'inchino arabo e no, non c'era rapporto perché comunque era Carlo Cracco, no? E tu, sì, cioè, buongiorno, buonasera, cioè, come Perché hai con un qualsiasi capo, no? a me è capitato, cioè non ci ho lavorato, però ero su Costa, Mhm. ero su Costa tramite Campari, non facevo, cioè non che non facevo niente sulla nave, però io arrivavo sulla nave, dovevo insieme ad altri due bartender fare lo spritz perché noi eravamo lì per Campari, però che aveva per Aperol e quando alle 17 o alle 16, non mi ricordo, salivano le persone sulla nave, c'era offerto l'aperitivo acrobatico e noi facevamo centinaia di spritz che ci portavano, infatti c'erano i ragazzi che ci portavano i bicchieri già con ghiaccio arancia nel vassoio. E noi riempivamo solo i bicchieri, capito? Perché dovevamo fare flare e avevamo tipo 30 spritz alla volta da preparare. Noi li preparavamo tanto in questo modo, che all'inizio si partiva cercando di fare tutto preciso e poi alla fine i vassoi erano praticamente, c'erano i bicchieri appoggiati su un vaso di Aperol. E comunque sulle navi da crociera quando si mangia scaglionati. Ah. Tipo, non voglio dire numeri sbagliati, però tipo 2000 persone alla volta, 3000 persone alla volta. E mi ricordo che c'era questa cosa della collaborazione con chef Bruno Barbieri e va a capitare, eravamo entrati in confidenza con il responsabile food and beverage responsabile food and beverage in mare di Costa, che era diventato, tra virgolette, nostro amico, ed eravamo nella stanza di fianco a quella dove c'era lo chef Bruno Barbieri in riunione con gli chef della nave. E c'era lo chef Bruno con penso una cinquantina di chef, non mi ricordo.
Ma mi ricordo che non ho partecipato, però sono passato dalla stanza e l'ho vista. Cioè, a parte che non volava una mosca, ma quando, cioè, tipo, vedendolo in TV è una cosa, però magari in TV vedi che si parlano con persone che non, con cui non, con- non hanno responsabilità lavorative. Invece lì, Chef Bruno, state presentando miei piatti, cioè veramente se qualcuno provava a dire, se alzava solo il dito, nella mia testa quel dito veniva mozzato al volo mentre soltanto parlavi. Cioè, Certo. quindi era una personalità molto, molto pesante, molto, cioè, Guarda, ti dico, tu pensa a Bruno così, tu immaginati che Bruno è uno e Carlo è 20 milioni. Questa è la differenza tra Bruno Barbiere e Carlo Cracco, cioè, questa è la differenza, quindi per quello che ti dico che io ho iniziato in segheria che ero 90 kg, sono andato via da segheria che ero 62 e quindi è stata tosta per quello. E ti dico però, quando ho deciso di cambiare un po' la tipologia, quindi l'identità del locale, ti fa questa proposta, fai tu, se sbagli quella è la porta e tu se cosa sbagli fai? e io ovviamente cosa faccio? Un deficiente di 30 anni cosa vuoi che faccia? Dico, siamo in ballo, giochiamo, no? Quindi ho completamente rivoluzionato il tutto. Cioè, non sapevo, fino ad allora, Carmine, tu non mi crederai, io non sapevo fare un martini cocktail. Tu non mi crederai, ma è così. Io avevo rubato quello che potevo rubare nei 6-7 mesi del Rita, in cui avevo lavorato a Rita, e non ho mai portato nessun cocktail del Rita lì in segheria. Difatti, Edo mi ha sempre, no, ringraziato, però rispettato di questa cosa, nonostante lui non sia mai venuto in segheria. E prima o poi mi dovrà rispondere Edo di questa cosa. e... e allora dicevo, devo fare qualcosa di diverso. Ma qui voglio dare un input ai ragazzi, che è quello che ha scattato in testa a me. È che ad oggi io ringrazio la mia ignoranza. Perché se tu sei una tavola bianca ci si può scrivere sopra. Se tu sei pieno di cose, quindi hai la testa carica di- 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 di nozioni, no? Di Di informazioni, di regole. informazioni, di regole, di paletti, difficilmente riesci a, a uscirne e a dire la tua, no? Infatti adesso sto capendo questa tua frase che io già sapevo, che ti avevo sentito dire altre volte, che magari la chiave tua personale è stata proprio il fatto che tu non hai fatto un corso di formazione, il corso di formazione non ti ha dato delle regole e delle basi fondamentali da seguire e tu da lì Esattamente. hai basato tutto. Esattamente, io esattamente proprio da quello lì, perché non mi sono messo dei preconcetti. Cioè, la mia... Poi sono subito voluto lavorare con la cucina perché guarda quanto è bella questa cosa, eh. Tu immaginati quanto è estremamente comune l'utilizzo della fragola nel bar. La fragola è estremamente comune, no? Nel mondo del cocktail. No? Presente sempre. Tu guarda invece quanto è estremamente innovativa nella cucina, non nella pasticceria, nella cucina. Tu guarda quanto è estremamente comune l'utilizzo del sedano in cucina e guarda quanto è estremamente innovativo l'utilizzo del sedano nel bar. Non come garnish nel Bloody Mary, come utilizzo proprio del prodotto. Quindi ho detto, che cos'è che ci separa da questa cosa? Cioè, chi è che ha deciso che il sedano si può usare solo in cucina? E sono stato uno dei primi, diciamo, a portare questa non regola, non scritta, perché il gusto è il gusto. Cioè, io dico sempre, se tu non sapessi che la Nutella è Nutella e io arrivo con una mano piena sporca di Nutella, tu la leccheresti e non sai cos'è Nutella. Penso che Se tu nessuno lo vedi, farebbe. se tu vedi il tamarindo fresco, sembra cacca di cane, ha la forma della cacca di cane. Tu immaginati il primo che l'ha messa in bocca. Io voglio essere quella persona lì. Voglio essere la persona che dice non mi faccio dei preconcetti. Se è un frutto, è una verdura, a me non mi interessa, non voglio neanche sapere come si chiama io quel prodotto lì. Lo voglio assaggiare e poi io nella mia testa mi voglio formulare il gusto e l'utilizzo che ne andrò a fare. Sai cosa mi fa venire in mente? Che una cosa al contrario dell'esempio della Nutella, che è esattamente il contrario. Che la Nutella, detta come l'hai detta tu, vederla fa schifo e nessuno la leccherebbe mai. A me è successo il contrario con l'Alke Kenji, Ah sì. che vedendolo dici, sembra buonissimo.
lo metti in bocca, faccio, oh, cosa mi sono messo in bocca? Ma tu l'hai fatto con il cioccolato magari? L'hai mangiato col cioccolato? No, no, ho preso proprio l'Alche Kenji dal fruttivendolo, me lo sono mangiato e stavo per morire là. Guarda, ti dico perché. Dunque, tutti utilizzano l'alkekenji e lo pucciano nel cioccolato e poi ti dicono lo mangio e fa schifo. L'alkekenji è della famiglia dei pomodori. Pomodoro e cioccolato non è, diciamo, proprio l'abbinamento. Cioè, sì, se lo lavori tipo la mole, che è questa salsa messicana, sì. Però l'alkekenji è normale che abbia un gusto diverso, perché uno si aspetta il gusto del frutto tropicale, quando in realtà è della famiglia del tomatiglio e della famiglia dei pomodori, no? È una sola nascita, quindi eh, è per quello che se utilizzato con passion fruit o con caramello o con cioccolato il gusto non è il massimo. Già non è buono di per sé, cioè non è sto frutto Sì, da mille e una notte. E in più se... questo aneddoto risale ai tempi 2010, tempi così, che l'Alche Kenji era, dove ero io, la classica decorazione del Malibu Ananas. Mettevi sopra. Malibu Ananas e l'Alche Kenji, quindi lì ti aspetti qualcosa che c'entri qualcosa con quel drink, Certo. invece non c'entra niente. Poi sai, sono stati gli anni belli perché in quegli anni lì non avevi, cioè in quegli anni lì che aveva fatto fare il boom in tutta Italia e non solo, era il Jerry Thomas, quindi sai che si è presentato a piedi pari portando delle cose che in quel momento nessuno sapeva, cioè whisky, come si fa il vero Manhattan, sai, tante cose che hanno fatto loro che io non mi sono mai interessato, non perché non li rispettassi, perché li rispetto tuttora, sono cari amici tutti, ma perché non era la mia. Io sono sempre passato molto per sbruffone, Carmine, cioè sono sempre stato molto odiato perché ho sempre detto la mia. Sono sempre stato un ragazzo che non ha mai abbassato le orecchie davanti a nessuno. Cioè a me gli sbruffoni, la mafia, passata come, non come cosa siciliana, ma mafia come idea di modus operandi, messa così, non mi è mai piaciuta e non ne ho mai voluto far parte. Infatti mi ricordo quando sei venuto a Modena che avevi fatto un tuo intervento in cui la maggior parte dei signori, perché non erano proprio ragazzi, ma signori che hanno partecipato erano tutti dell'Aibes, vecchio stile, vecchio stile di concezione di bar di quei Certo. tempi, e che molti, io me lo ricordo perché tipo c'era Simone Pif, che vabbè conosciamo, è venuto anche qua, che anche lui penso sia una delle persone che più è stata ispirata da te, secondo me, e vedendolo, è venuto anche a fare una puntata. Simone Fif, mi ricordo quanto era entusiasta di avere te, di sentire quello che dicevi, che anche a me, anche io mi ero super interessato, dicevo che tra l'altro avevo voluto anche che partecipassi mio. Dopo che ti ho sentito ho detto mio padre sarebbe stato super interessato, Mhm. e dopo vedo in questi signori un po' di disappunto, Certo. capito? E certo, è normale, ma perché? Perché sono troppo professionisti, hanno troppe cose in testa. Loro sono proprio quelli che hanno troppi paletti. È brutta da dire, però bisogna capirla questa cosa. Cioè, io non sto passando il messaggio della la formazione è sbagliata. La formazione è sbagliata per me, cioè per come è Filippo. Per un altro la formazione può essere tutto, quindi io non sto bocciando la formazione, tutt'altro. Io sto passando che la formazione deve essere presa e filtrata per come sei tu. Cioè io andare a fare un corso al Jerry Thomas sul whisky, butto soldi, tempo e sto prendendo in giro il trainer, in questo caso Antonio, Leo, insomma chi segue quei trainer lì, perché non è roba per me. Cioè io partirei già con l'idea che non mi interessa quella roba lì. A me è sempre interessato il resto, cioè io andavo a fare le masterclass dei contadini, cioè a chiedergli come cresce questa cosa, il perché cresce questa cosa, da che famiglia è, da cosa ha fatto. Ma mi nasceva da una curiosità mia, data dal voler fare un qualcosa di diverso. Cioè non volevo fare, volevo, nella mia ignoranza dicevo, voglio fare un liquore al passion fruit. E mi dicevano, ma Filippo c'è Passoa, c'è Monen, c'è... Ah, ok, allora faccio una roba che non esiste. Esiste un liquore al fieno? No. Ok, voglio fare un liquore al fieno. E da lì ho cominciato a ragionare in una maniera completamente diversa, ma per logica. Cioè, mentre ad oggi i bartender fanno i cocktail guardando la bottigliera e scegliendo un po' che prodotto utilizzare, non pensando che il cocktail nasce in testa, nasce qua, è solo qua, non è neanche in bocca. Perché se è buono in testa, cioè se è logicamente buono, è buono per forza anche in bocca. Cioè, se noi andiamo a pensare a dei cocktail ehm, ispirati al Giappone e io ti dico, comincio ad elencarti i prodotti
tipici giapponesi che conosce mia mamma, tua mamma, la nostra zia. Wasabi, alghe, sesamo, zenzero, tè nero, tè verde, tè bianco, riso, yuzu, e chi più ne ha più ne metta, a seconda di come li utilizzi, è buono. Ti faccio un esempio. Se noi prendiamo Midori, che prodotto di merda. Va bene, noi anni fa lo lavoravamo con sesamo e shiso. Il sesamo è un prodotto giapponese, shiso è basilico giapponese. Andavamo a infondere Midori con sesamo e shiso, un cordiale di tè verde, succo di lime e una spuma di yuzu. Buonissimo. È per forza buono. E nasce dalla testa, non nasce dal sapere il gusto delle cose, dal bilanciamento. Sono tutte cazzate quelle robe lì. Cioè il bilanciamento della cosa è una cazzata. Cioè quelli che ti dicono, però lo zucchero liquido, lo succo di limone, ma se oggi tu prendi il succo di limone oggi, che ha un gusto, e poi lo prendi un altro giorno che ne ha un altro, tu come fai a dire oggi lo bilancio così? Come fai a dire il limone spremuto il giorno prima si ossida? Ma se è un antiossidante, come fa a ossidare? Il gusto cattivo che tu senti è perché è il limone cattivo che tu hai preso. Quando sono venuti i ragazzi del Niger a fare una specie di, quando ha fatto Thalea, no? Insomma, nel percorso di Thalea, e Che io dicevo, anche di questo vorrei parlare sì, dopo. poi ci arriviamo. E io gli dicevo, ragazzi, il lime ha un pH completamente diverso dal limone, no? Ma tu lo devi spremere il giorno prima, non il giorno stesso. Spremuto adesso, è come dirti, tu Carmine, il filetto, quando lo vai a comprare dal macellaio, lo metti in padella e lo cuoci e lo mangi. Ma se io ti dicessi, ammazza un manzo, prelevagli il filetto, tagliane una fetta e fatela in padella, riusciresti a mangiarlo? Non penso. No, perché ha bisogno di essere frullato, ha bisogno del tempo, ha bisogno che si rilassi, ok? La stessa cosa sono gli agrumi. Gli agrumi una volta spremuti, immaginati che sono così. Hanno bisogno di fare questo e calmarsi, capisci? Quindi è per quello che tu senti tanta acidità, tanta cosa, falli calmare. Tu quello e devi assaggiarlo il prodotto. Una volta che l'hai assaggiato, allora puoi capire come poter bilanciare. Poi ce ne sono tanti altri di metodi che poi faccio durante i miei corsi, però ad oggi per me l'utilizzo del prodotto va basato solo tramite logica e gusto. Stop, non ci sono altri rimedi. Libri, cose, cagate, non servono a niente. Quindi, Bella questa frase. Ci faccio un reel. Poi ti taggo. quindi ti dico, la segheria è partito così e io mi ricorderò sempre lo sblocco. Lo sblocco è stato questo. Ti parlo di 2000, di 10-11 anni fa. Ti ricordo che il basilico era il massimo utilizzo. Arrivo, io mi ricordo di aver speso un sacco di soldi perché ero andato in tutti i locali del Naviglio, i top, a chiedere una variante al margarita. Quindi vado da Edo, vado da Mattia al Pinch, vado da Flavio, che non mi ricordo, forse c'era Andrea Dracos, dietro al mag, e chiedo a tutti una variante al margarita, una più buona dell'altra. Però mi è rimasto più impresso quello del mag, perché mi hanno detto, ti piace affumicato? E io dicevo, che cazzo vuol dire affumicato? Cioè, nella mia testa da ignorante, no? Dicevo, affumicato? Cioè, affumicato mi è venuto in mente il salmone, come prima roba, no? Perché? Perché è data dall'ignoranza. E vedo loro che prendono una bottiglia, che io allora non sapevo neanche cosa fosse, lo assaggio e non mi piacque subito, perché era fatto con mezcal. E il mezcal io l'ho dovuto assaggiare 2 o 3 volte prima di farla diventare una droga. Quindi all'inizio, ma era quello che mi aveva acceso più di tutti, no? Perché era quello un po' più particolare rispetto agli altri. Quindi risalgo in macchina e dico, cazzo, però che roba figa, che roba figa, che roba figa. Allora il giorno dopo vado al lavoro e dico, compro anch'io la bottiglia di mezcal. Compro la bottiglia di mezcal, guardo la bottiglia di mezcal e la prima cosa che penso è, ma quanto sono stronzo. Io come faccio a portare via la gente dal mag? È impossibile. Il mag, Rita, adesso dico il mag per dirti i grandi locali del Naviglio. Cioè, Eri stato lì. perché? Come faccio a portarglielo via se propongo la stessa cosa? Cioè la gente che esce dal Rita fa 10 metri e va al Pinch, esce dal Pinch, fa 10 metri e va al mag. È quella la forza del Naviglio. Per venire in segheria dovevi andare dall'altra parte, non dall'altra parte del Naviglio, sì, dall'altra parte del Naviglio, e trovare parcheggio, andare in una zona di merda, perché comunque via Meda è Famagosta quasi, E allora ho detto, io ho chiesto un margarita affumicato, cioè se un cliente mi chiedesse un margarita affumicato e io mettessi mezcal, quante altre persone potrebbero farlo? Tutti. E dico, quante persone riconoscerebbero il distillato in un cocktail?
Cioè, se io a tua mamma gli faccio assaggiare tequila ocio, se io gli faccio assaggiare Don Julio in un margarita, tua mamma se ne accorge la differenza? Secondo me per gli ingredienti che ha mia mamma non riconoscerebbe neanche il limone. Però sì, no, non lo riconoscerebbe mai. Concordo, ma neanche il bartender. Ma se io al posto del lime ti metto il pompelmo, tu te ne accorgi. Quindi l'ingrediente principale nel margarita, nel daiquiri, è il lime, nel mojito è il lime, ok? Quindi dico, perché non affumi col lime? L'affumicatura non è una tecnica di bar, è una tecnica di cucina. Salmone, quello che avevo pensato al mag. Venuto subito, Quindi sì. dico, se affumico il salmone, se la gente affumica il salmone, io perché non posso affumicare i lime? Io ho affumicato il lime, che dopo andavo a spremere e creavo questo succo di lime, dove poi aggiungevo con tequila, triple sec e sale. Best seller di segheria. Non riuscivamo a stargli dietro con la produzione. Io davo davvero quello che voleva la gente. Cioè io voglio un twist sul margarita, voglio uno smoky margarita, non voglio mezcal, non voglio scotch whisky, non voglio una punta di Lafroig. Ok? Perché? Perché quella cosa lì la farebbero tutti. Giusta o sbagliata che sia, non sto dicendo che il mio era più buono, ma sto dicendo ho dato un motivo diverso per far sì che la gente venisse da me. Quindi ho cominciato a pensare in una maniera diversa e dire, vuoi dire che le tecniche di cucina possono essere approdate anche al bar? E ti dico questa cosa. Una mela e tu la lavori in due maniere diverse, hai due concetti diversi, due stagionalità diverse, due cocktail completamente diversi. Io estraggo la mela, quindi centrifugo la mela, la metto in un bicchiere, aggiungo ghiaccio, succo di lime, una foglia di mente e gin. Cocktail della Madonna, freschissimo, estivo, da matti, ghiaccio, un highball, ok? Fantastico. Come hai detto prima, anche solo a pensarlo è già buono. Bravissimo, è già buono. La stessa mela la metto nel forno. Stop. Prendo la mela cotta, aggiungo miele, cannella, limone, rum. Dove siamo? Autunno, cocktail Perfetto. completamente diverso dal primo, ma che cos'è che l'ha fatta cambiare? La cottura. Quindi dico, quanti prodotti potrebbero cambiare con la cottura? E lì ti si apre un mondo che avevo il cervello che mi stava impazzendo, Carmine. Non ci stavo più Eh dietro. sì, infatti stavo Mi si è cercando di aperto un mondo. immedesimarti in te. Mi si è aperto un mondo. Le tecniche al cartoccio, iniziavamo a cucinare le cose al cartoccio, quindi dentro. Perché lo chef mi diceva, perché gli zuccheri caramellano al loro interno. Gli zuccheri, nel nasello, nel merluzzo, lo zucchero. Ma ci sarà più zucchero in un nasello o in una banana? Nella banana. Quindi vuol dire che quella tecnica lì è meglio per il bar che per la cucina, no? Cioè, quindi immaginati un cartoccio con dentro della banana, dell'olio di cocco, dello zafferano magari, che si sta molto bene, e delle scorze di lime grattugiate. Chiudi, fai cuocere. Dopodiché quella banana la prendi, la frulli con un po' di zucchero e ci fai un daiquiri o ci fai una pina colada. Ma quanto è buono? Ma non devi Una neanche star bomba. qui a spiegarlo, capito che è buono. E in più la banana ha cambiato gusto, eh. Stessa cosa vale per il mango, per la papaya, per l'ananas, per mille altri prodotti, barbabietole, un sacco di cose, carote. Noi abbiamo stati i primi a usare la barbabietola, adesso la usano tutti. E in questa transizione ti sei fatto aiutare dalla cucina, sì? No. No, da solo? Io facevo i ragazzi dello chef Cracco che aveva 2 stelle Michelin, venivano da me a fare gli stage. Quando sui giornali usciva che sì, è vero, Filippo Sisti è bravo, però finché c'è Cracco che ti fa le preparazioni, io voglio lasciarvi immaginare Carlo Cracco con me lì al di fianco che gli dico, adesso stai zitto e vammi a spremere i limoni, dopodiché mi fai la marmellata di mango, dopodiché mi vai a fare l'estratto e ti muovi pure. Cioè la gente si pensava questo di me? Cioè già solo dirla è una cazzata, no? Quindi io ho fatto tutto da solo. No, da solo nel senso come idea, poi senza Sì, sì, squadra no, io non sarei andato da nessuna parte. pensavo che comunque in queste tue 1000 domande un po' ti interfacciassi. Mai, mai, perché era proprio quella la mia idea, era non voglio sapere niente. Io andavo dal fruttivendolo pakistano, dagli indiani che c'erano di fronte in Bangladesh, prendevo dei frutti che non sapevo cosa fossero, non li volevo chiedere che cos'era, perché mi avrebbe risposto con mediocrità. È come quando vengono da te e ti dicono cos'è, tu gli dici cannuccia. Ma non è una cannuccia, magari è una cerbottana per un altro. Magari per un altro diventa una giraffa, Un boomerang. un boomerang, che ne sai, bravo, vedi? Cioè, un po' come da voi Nicolas Saint-Jean, no? Che ti fa flair con il cappello, no? Dice, perché che differenza c'è tra questo e una bottiglia?
Quindi io sono rimasto sempre affascinato da questa cosa e dico, non voglio sapere che cos'è, voglio io interpretarmi che cos'è, che è molto meglio. Perché? Perché non sto andando in ferramenta a comprare un frutto. Cioè non è che sto mettendo in bocca un bullone, sto andando da un fruttivendolo a mangiare un frutto che non conosco, o una verdura. Nessuno è mai morto, no? Perché ha mangiato un frutto che magari andava cotto, tipo melanzane, tipo zucchine, no? Ma chi se ne frega? E allora lì ho cominciato a farmi la mia idea, quindi anche su un discorso di presentazione, tutto, quindi far vivere un'esperienza al cliente a 360 gradi e siamo stati i primi e non lo nego e purtroppo non siamo mai entrati appunto in questo discorso di 50 best, ma secondo me per anni saremo stati comunemente nei primi 10 e con tutta l'umiltà di questo mondo non me ne vergogno a dirlo, perché per parecchi anni abbiamo comandato in Europa, perché grandi locali stranieri venivano da noi per fare dei corsi. E, e quando poi il bar è esploso, perché siamo passati da 15 drink a 0 noi quando abbiamo fatto questo passaggio, quindi Carlo mi ha detto andare. E il giorno che io me ne dovevo andare, nel periodo, quindi che poi sono passati tipo 45 giorni, 50 giorni per le dimissioni, e il bar è esploso. Cioè siamo passati da 0 drink a farne 200-300, per poi arrivare anche a farne 600-700, E, ve- e- 1200 e già nel dovevi fine andartene settimana. però. Eh? Già dovevi andartene però. Eh sì, difatti il giorno che io me ne sono andato, che me ne dovevo andare, è venuto Cracco la sera a bere e gli faccio, chef, oggi è il mio ultimo giorno, mi fa, ma no, cosa stai dicendo, bla bla bla. E gli ho detto, ok, va bene, però c'è bisogno di un piccolo aumento. E poi ha triplicato, quadruplicato, quindi è stata anche una fortuna poi scegliere questa cosa. E da lì poi è partita un'amicizia incredibile durata 7 anni perché lo dico sempre, come l'ho detto in tutte le interviste, non ho mai avuto un capo come Cracco. Cioè una persona che ti stimola sempre, ti dà la mano sulla spalla, la pacca e la mano sul portafoglio quando deve e lo riesce a capire. È una persona di una umiltà nonostante il personaggio che si è creato giustamente dietro, ma per quanto mi riguarda con me si è sempre comportato in una maniera egregia e lo devo ringraziare di tutto. C'è sempre da dire che sì, è vero, io ho mantenuto la carne sul fuoco, no? Perché ad oggi si vedi tanti bartender che sono stati affiancati da grandi chef o da grandi personaggi, poi sono spariti perché non c'era carne. Io negli ultimi anni di segheria avevamo 100% drink list. Se per me prima era tanto il 70 del Rita, noi non esisteva gin tonic, non esisteva mojito in segheria. Bellissimo così. Era tutto drink list e arrivavi a fare anche 1000-1200 drink nel weekend con file e con persone che aspettavano anche un'ora prima di sedersi. E Quindi quindi perché da come me l'hai presentato, il mio immaginario è che non so come era costruito questa segheria, però immagino che era tipo l'anticamera del ristorante o noi eravamo un sì. posto di passaggio, non lo so. E da lì, in questo passaggio, poi magari è diventato il contrario, o è diventato un ingombro per il ristorante, non lo so. Dunque all'inizio noi facevamo 15 drink, il ristorante ne faceva 180 coperti, faceva tipo 3 turni. A fine segheria, il mio ultimo anno, la gente non sapeva che in segheria si mangiava. Cioè la gente veniva per il bar, cioè non stiamo dicendo che noi Era eravamo più diventato un famosi di locale, basta. Cracco, eh. Non sto dicendo che noi eravamo più famosi di Cracco come molta gente vuol far passare che io dica. È impossibile diventare più famosi di Cracco in quel contesto. Ma la gente sapeva che segheria era sì il locale di Cracco, ma dove si beveva. Quindi il ristorante poi ha dovuto dimezzare i suoi coperti perché noi avevamo bisogno di tavoli di là, perché noi avevamo 28 posti. Era uno speakeasy, era praticamente. Mamma era piccolissimo. Ma il problema è che noi facevamo 10-11 litri di succo di limone e a mezzanotte alle 11 c'era da far salire i ragazzi della sala a aiutarci a spremere perché era finito tutto. Era una macchina da guerra, veramente una macchina da guerra. E hai fatto 7 anni, quindi. Sì, un pelino meno, sì. E nel passare di questo tempo, i vari locali più importanti hanno iniziato a prendere anche loro questa filosofia, o cioè, quindi è diventato, non dico una moda, però dico comunque l'input che hai dato tu è stato seguito anche da altri. Ma che ad oggi lo negano, io ho sempre dato a Cesare ciò che era di Cesare, cioè che io quando devo dire che eh,
A me Nottingham Forest non è mai piaciuto, per esempio, no? Il modo lo stile di far da bere di Dario Comini non mi è mai piaciuto, ma non si può negare che Dario Comini sia uno dei bartender del secolo. Ti interrompo, però io quando ho iniziato, quando ero proprio ai miei inizi, quando, vabbè, dico nomi che magari non conosci, però quando io mi guardavo Dario Doimo su YouTube, quando vedevo i vari flair bartender su YouTube, quando poi mi sono interessato anche, per me fortunatamente mi è arrivata quasi subito perché io lavoravo, quindi non facevo solo flair, quindi lavoravo, la curiosità di imparare a far da bere, nelle ricerche che ho avuto, e Dario Comini è stato il primo che ho conosciuto. Per me, per tanto tempo, per me Dario Comini è stato l'unico non bartender che facesse da bere. Quindi, Ma sai, è proprio così, cioè, però quello che manca nel nostro settore è dare a Cesare ciò che è di Cesare, cioè, ad oggi la gente può dire quello che vuole, ma penso di aver formato più ragazzi io in 10 anni che e comunque ispirato anche tanti barman, ispirato tanti locali che ad oggi fanno quello che... Cioè, Federico, che, è il bar manager che era il mio bar manager, che è un ragazzo che ho conosciuto io, il bar manager del Paradiso di Barcellona, che ad oggi fanno cose che io facevo a Talea. sai che Sono... ci sono due miei corsisti al Ah, Paradiso. sì. Cioè, adesso non per dire che il Paradiso copia Talea, tutt'altro, ma con Fede che c'è un rapporto che gli voglio bene come a un fratello, e lui ne vuole bene a me, quando abbiamo aperto Talea è stato fatto un lavoro che sarà capito forse tra qualche anno e lo sta facendo ad oggi il numero uno di bar al mondo. Quindi, cioè nel senso non è che sto dicendo ah che bello che sono figo, no, è semplicemente che il modo di ragionare che ho intrapreso io, quindi che ho inventato io, perché non mi voglio nascondere, cioè mi voglio dare a Cesare quello che è di Cesare, ad oggi viene utilizzato perché non ha limiti, ok? La cosa brutta è che appunto in Italia non c'è questa cosa, ma poco mi interessa, ma la bellezza di questo modo di pensare ti apre a molteplici visioni, no? Poi dicevo lì con Segheria ho deciso di fare, quando poi io me ne sono voluto andare perché sentivo che avevo altre esigenze, nel periodo che stavamo creando Talea, che senza 4 persone non avrei mai aperto, Federico Lombardi, Simone De Angelis, Petra Dolci e Giovanni Ripoldi, non avrei mai avuto i coglioni di aprire, perché è stato strutturato tutto il fuori e poi l'interno. Senza di loro veramente sarebbe stato impossibile fare Italia. La cosa bella che li volevamo fare era non essere né bar né ristorante, era proprio completamente uscire dagli schemi. E lì è stato l'unica, ti giuro Carmine, ma vi giuro su qualsiasi cosa vogliate, che io abbia fatto formazione, che è stato da Giorgio Chiarelli, Infatti l'unica era un volta. punto in cui volevo arrivare. Come sei arrivato a fare un corso da Giorgio? Che cosa ti ha attirato e perché l'hai fatto? Allora, io a differenza di tutte le puttanate che dicono tanti miei colleghi, ah, il flair deve stare in certe cose, del flair deve stare, non può stare di qui, non può stare di là, puttanate. Perché se il flair bartender, scusami, non capisce lui il contesto, è perché è stupido il flair bartender. Cioè, se Carmine Liguori non capisce che al Savoy di Londra non può lanciare 4 bottiglie a mo' di... Adesso che termine è che usate voi quando è Va bene un quello flair lì. di show, Sì, ok? sì, No? Quindi a lanciare 4 bottiglie così e non lo capisce Carmine. È come se io andassi al Savoy a fare i cocktail come Dio comanda, ma urlando stile Employees Only in New York. Cioè, sei stupido tu, ma stupido, sì, capisci? sì, Quello che intendo. sì, 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 intendo, capisco Quindi io mi benissimo. ricordo di aver visto dei video, delle cose, dicevo, cazzo, ma che figa sta roba. Gli ho detto, ma ho detto, l'unica pecca che hanno questi barman qui che fanno flair è che lavorano con le mani aperte a 1,5 metri, a 1,60 m, quindi fanno questo. Se riuscissero a farlo qui, quindi a fare il trick in 50-60 centimetri, ma quanto bello deve essere. E loro ho detto, lo provo ad andare a fare. E mi ricordo che Ale, perché io Giorgio lo conoscevo
ma sai, come conoscevo te, sai, per vie traverse, no? Quindi non avevo mai avuto il rapporto che ad oggi c'è, perché ci vogliamo un bene dell'anima. Almeno da parte mia, da parte sua, no, è un po' stronzetto, però Frega solo i scherzo, cazzi suoi. Poi, no, lo amo, ci vogliamo un gran bene. Però quando sono andato lì tramite Alessandro Melis, mi sono presentato lì a fare il corso. e dove era questo corso? Era in Drinkable, vicino a via Padova, insomma, dopo Loreto. E c'era lui e Facchinetti. E mi ricordo di essermi messo lì in mezzo a tanti ragazzi, che alcuni mi conoscevano, altri no. E quando è arrivato Giorgio che mi ha visto, ha sgranato un po' gli occhi e mi fa: Minchia, ma che cazzo ci fai qua? Che ci viene a fare Che ci tu? fa mamma Filippo? Allora, che dici? Perché sei qua? Sei poi lui tutto timido, tutto rosso. E io ho detto, cavoli, voglio imparare, ma ero serio. E poi col tempo che poi abbiamo dormito assieme a fare masterclass insieme, robe, io, lui e la sua balena, abbiamo passato dei bei momenti, non come intendono, ma assieme. Lui me l'ha detto, mi ha detto, sono rimasto piacevolmente colpito che una persona con una professionalità come la tua sia venuto a fare un corso da me. Quindi lui aveva sbagliato secondo me, perché sai che si sminuisce sempre un po' lui, no? C'è questo difetto che si sminuisce un po'. Ma la roba che mi ha lasciato perplesso è: ma cazzo, ma quanto è brutta una roba così? Cioè, quanto è brutto il fatto di pensare, che poi è la realtà dei fatti, purtroppo c'ha ragione, che il bartender ormai è arrivato, cioè quindi lui i corsi non ne fa, perché per lui tutto è arrivato. Io voglio fare dei corsi, ma che non c'entrano un cazzo con quello che faccio io, perché quello che faccio io non mi serve saperlo. Io voglio fare dei corsi che non c'entrano niente, voglio fare dei corsi che ne so, di saldatura. Che ne sai te che un domani non mi serve una roba di saldatura? E quindi ho detto, voglio fare un corso da Giorgio, Però che non mi è servito a nulla, perché non sono capace, sono totalmente negato. Tranne il trick che ho fatto a Modena con il microfono, che lì veramente c'è ancora Giorgio lì che cerca di no, capire mi come ho fatto. ricordo. Però nel senso non sono portato, io ho fatto un corso a Giorgio è venuto a fare le mie ragazze a Talea, abbiamo passato 4 ore magnifiche, però non è il mio. Però a parte il fatto che mi ricordo quel periodo, tra virgolette, quel periodo storico in cui tu hai fatto questo corso, perché comunque io sono molto amico di Giorgio, quindi parliamo. Poi in quel periodo lì c'era anche Giorgio Facchinetti che lì lui stava crescendo molto, cioè stava cercando di crescere molto. C'era Giorgio che era già molto, molto più conosciuto. E mi ricordo di questa cosa di te che ti eri avvicinato, perché poi per chi non ti conosceva era: "Ma come mai sto Filippo, sto Sistì è venuto a fare s'è fatto il corso di flair?" Cioè e fa: "Boh, si sarà preso bene con il flair, non lo so." Perché poi dopo vedendo io non ti ho conosciuto poi a Modena personalmente, vedendo poi comunque i video e le cose, ho visto comunque una manualità nel muoverti, una manualità nel costruire, nel fare, che dico: "Si vede che a questo ragazzo gli piace il flair." Anche se tu magari di te, questa idea che dici che ti senti impedito nel farlo, però comunque questa cosa mi hai detto prima dello spazio, o comunque vedendoti lavorare, si vede che è comunque una cosa che ti piace, una cosa che ti attira. Non per la parte dello spettacolo di intrattenimento, ma per la parte manuale della costruzione del drink. E quindi di quel periodo lì me lo ricordo bene e ti do anche pienamente ragione in questa cosa del sentirsi arrivato. Ecco, eh no, Filippo è tipo come se parlando di un mixology molto importante, che non verrà mai da me a farsi un corso personalizzato di quello che a quei tempi, quando l'hai fatto tu, si chiamava craft. Che dico perché? Perché è troppo importante per scendere così tanto e venire da me, che io ti insegno cose che non c'entrano niente con nessun tipo di distillato né niente. Io ti insegno a usare le attrezzature, capito? Che è completamente diverso da tutto il resto. Ma che se poi vuoi vedere ancora meglio, perché io ci sono i video su Instagram, cioè che possono parlare per me, quindi non è che mi invento niente. Cioè noi in 15-20 secondi chiudiamo un drink con 11 ingredienti. Cioè quindi quelli che ti dicono, ah, ma sai il flair, io però voglio bere, non voglio aspettare 2 ore. Sì, ma se tu ignorante bartender pensi una roba così, è perché dall'altra parte non hai capito che sta facendo show in quel momento lì. Quindi è normale che la gente ci metta tanto che il bartender ci metta tanto a farti da bere, perché ti sto facendo vedere uno show.
io ho visto preparare i drink in craft flair veloci. A quei bartender che dicono che il flair bartender ci mette tanto a fargli da bere, fagli vedere i video di Luca Cinalli che fa craft flair. Io sono veloce a far da bere, eh. Ragazzi, Luca Cinalli mi ha dato una merda che sono ancora lì a guardare e capire cosa ho fatto, eh. E Luca fa craft, eh. No, infatti lui Quello è è... flair, eh. Sì, sì, ma mi ricordo benissimo quel periodo in cui c'è stato questo avvicinamento, che era leggermente, penso, leggermente prima di quando tu hai fatto il corso da Giorgio, in cui Mixology e Flair hanno iniziato a mescolarsi, in cui ha avuto una bella rimpolpata i tools del bar, che sono arrivati tutti i jigger nuovi, arrivati tutti i bar spoon, tutte le cose. E mi ricordo anch'io che vedevo questi tipo Luca Cinalli, vedevo Dennis Zoppi, che poi Dennis Zoppi poi non lo sa pochissimi, però lui faceva Flair. Ci sono video su YouTube dove lui faceva proprio giocoleria. Sì, sì. E, e li vedi e dici, sì ragazzi sono mixology e tutto, ma stanno facendo Flair. E sono sicuro che se a Luca Cinalli dici ti piace il Flair, dice di sì, sono sicuro che è pazzo del Flair. Ma si vede, però dico, vedendoli lavorare, anche shakerando in quel modo, tu stai facendo Flair. Ma certo. E difatti io ti dico, adesso parlo di Giorgio perché è la persona che nel mondo flair è quello con cui ho Sì, sì, quello legato che di più, conosci. perché comunque ho fatto di più. C'è questa cosa bellissima che io ho trovato una persona come me, cioè che la gente pensa che, Filippo, cioè io sono sempre stato un ragazzo estremamente umile, cioè se però la gente pensa che io non sono umile perché ti dico le cose come stanno e come la penso io, allora è un altro paio di maniche. Ma mi sono sempre trovato bene con Giorgio proprio perché c'era lui dei messaggi mi diceva Filippo cazzo devo fare questo cocktail, avevo in testa di fare questo. Quindi la roba bella che mi piaceva di Giorgio era non come capita su Instagram che mi scrivono fammi la ricetta, ma è io ho già in testa questo, ho dei limiti, perché ovviamente la sua vita è stata usata per il flair, no? La mia per altro, non arrivo a questo, mi dai una mano, è la cosa più bella del mondo. È la cosa più bella del mondo. Joe, non riesco a fare questa cosa. Poi sai, io Joe purtroppo non l'ho sfruttato nel flair perché lui mi ha sfruttato un po' di più, a me ha sfruttato, un parolone brutto, però ha sfruttato perché siamo amici, un po' più nel mio perché io flair proprio sono proprio negato, ok? Mentre comunque un flair bartender poi un cocktail alla fine lo deve fare, capito? Mentre un barman classico può non fare flair, il flair bartender alla fine il cocktail lo Ti deve dico fare, quindi è normale che sia così. una cosa che è una frase proprio di Nicolas Saint-Jean che tu hai menzionato prima, tantissimi anni fa, prima dell'incontro Mixology, Flair, tutte quante queste cose, quando c'era proprio la brutta nome del Flair bartender, Nicolas disse che un Flair bartender tu puoi metterlo ovunque, in qualsiasi ambito, lui si può Adattare. adattare in qualsiasi ambito. È vero, sicuro. E difatti, quando poi, cavoli, vedevo i primi drink che faceva Giorgio, così dicevo, cazzo che figo, no? Cioè, comunque si riesce comunque a poter unire queste due cose. Infatti, abbiamo fatto delle masterclass assieme dove si univa la parte di mixologist col flair. Abbiamo E fatto anche un insieme a Modena. bravo, è vero. E poi basta, quindi qui diciamo si è chiusa un po' tutta la mia esperienza nel flair che non posso minimamente paragonarmi e dire la parola flair davanti a voi che avete sprecato ore e ore e ore in garage o in stanze per allenarvi, vi siete spaccati dita piuttosto che, ma Però tu sei stato colpito da quella parte sul barmetti di metallo. bravissimo. Questa è l'idea che se tu mi dici il tuo nome o il flare che fai tu, perché fai flare, Mhm. è il flare non tappetino, sul barmetto di metallo. L'idea. E ti dico una cosa in più. Il flair è tutto. Io faccio flair con la testa. Cioè, se il flair è fare una cosa in un'altra maniera per arrivare a fare questo, cioè tu per arrivare a fare questo, che versi in un bicchiere, fai questo. Ma il fine è questo. Io per fare un daiquiri non faccio lime, zucchero, rum, faccio i miei giri. E che differenza c'è col flair? Io faccio un flair mentale, è sempre flair. Come quelli che dicono, il barman e il cuoco, due professioni completamente diverse, dette sai da chi? Da grandissimi esponenti di questo settore a livello mondiale. E allora adesso ti faccio percorrere insieme a me le due professioni. Il barman inizia, io prendo me, no, prendo me, scusami, non prendo me, prendo un barman normale. Il barman normale apre il bar alle 6, quindi arriva alle 4. Ipotizziamo,
Lo chef apre il ristorante a mezzogiorno, arriva alle 8 di mattina. Il bartender arriva, si mette la divisa, lo chef arriva, si mette la divisa, lo chef accende i fuochi e comincia a tagliare carota, sedano e cipolle per il soffritto. Il bartender arriva, accende la macchina del ghiaccio, comincia a tagliare lime, arance, limoni. Lo chef comincia a preparare la sua linea, il bartender anche. Lo chef cucina il suo piatto, quindi ha delle ricette da seguire per costruire il suo piatto. Il bartender ha delle ricette da seguire per creare il suo cocktail. Lo chef utilizza degli ingredienti, il bartender utilizza degli ingredienti. Lo chef manipola degli ingredienti, il bartender manipola degli ingredienti. Lo chef impiatta, cioè usa il fuoco, il bartender usa il ghiaccio. Lo chef impiatta, il bartender versa nel bicchiere. Lo chef chiama i ragazzi di sala per il servizio, il bartender suona per chiamare i ragazzi per il servizio. Lo chef guarnisce il piatto, il bartender guarnisce il cocktail. Che differenza c'è? Nessuna. Nessuna. Identico. Non esiste differenza tra chef e bartender. Non esiste. Loro sono stati più furbi perché hanno... No, più furbi, poi sono un po' più agevolati, no? Perché se tu mangi 2 piatti di risotto non succede niente, quindi lo puoi pubblicizzare dove vuoi. Se ti bevi 5 Negroni, Infatti, capito? sai che io ci pensavo proprio in questi giorni perché io sono un grande appassionato di cinema e serie TV e quindi ho sempre le mie cose che seguo, però tipo vivo con mio fratello e tipo quando mangiamo insieme non posso mettere la mia serie alla settima puntata o il mio film a metà e quindi insieme ci guardiamo, tipo adesso stiamo guardando MasterChef mentre mangiamo. Mhm. E dico, guarda quanto piace, quanto è bello, comunque tipo, la parte del programma in sé a me non piace, però mi piace vedere i piatti che fanno, le cose che dicono e cose varie. A me non piace cucinare, però vedo tutte queste cose qua e dico, cavolo, sarebbe bello anche farlo per il bar, però c'è ancora tutta questa totale negazione per gli alcolici. Anche sullo stesso Twitch, tipo noi non potremmo metterci a costruire drink e cose varie e promuovere, anche se promuovessimo il bere responsabilmente, non si può fare perché viene demonizzato. Non so se sai chi è Daniele Arcello. Sì. Daniele Arcello ha fatto un'esibizione, non so in che programma TV, tipo settimana scorsa, è andata in onda settimana scorsa, e credo ci fosse Carlo Conti, no, non Carlo Conti, sì, Carlo Conti forse, non mi ricordo. Vabbè, comunque fanno fare un commento a Platinette, quello lì che prima faceva Platinette, che non mi ricordo come si chiama, e che era nel pubblico. Vuoi commentare l'esibizione di questo ragazzo? Sì, però ricordiamoci del bere responsabilmente di qua. Cioè, non è che cioè, non siamo Sì, c'è la i... paura. Ti ricordi, no, mi viene in mente il film Thank You for Smoking, ok? Non è che siamo dei lobbisti che vogliamo invogliare la gente a diventare degli alcolizzati. Cioè, e invece c'è questo totale negazionismo ancora nel mondo della TV, anche su social e cose varie, per quanto riguarda il nostro ambiente. È proprio l'esatto opposto, cioè, anzi, noi vogliamo proprio far sì che la gente capisca che bevine uno, ma bevilo meglio, no? Cioè, piuttosto che berne 3 che fanno schifo. Quindi è un po' così, però sai, purtroppo la televisione, io ci sono entrato, è un mondo che non mi è piaciuto e ne sono voluto uscire subito perché c'era Che esperienza hai avuto? e ho avuto con Antonino Chef Academy, Masterchef, Hell's Kitchen, però sono stati poi programmi che sarebbero potuti continuare, soprattutto Chef Academy, però non ho voluto continuarla io perché sono cose che non, cioè c'erano anche altri piani sotto, cioè 4 bar piuttosto che, però non è un mondo che mi piace, cioè non è roba per me, cioè a me è sempre piaciuto, cioè se io sto troppo lontano da quelle che sono le mie cose, cioè quindi le mie preparazioni, le mie idee, a me piace troppo star lì a ragionare, pensare come creare una nuova cosa, no? Cioè mentre tutti ad oggi sono ancora fermi nella bar industry italiana, fermi a fare sempre le stesse cose, tutti copia e incolla. Cazzo dico, ma guardate fuori, cioè cercate di uscire da quello che è adesso, è tutto chiarificato, tutti con il ghiaccio trasparente, a cubone, tutti la stessa cosa, cioè abbiamo rovinato, secondo me, poi nel senso non è che deve essere per forza giusta quello come la penso io, ma abbiamo rovinato quello che c'era, che ci stavamo ad avvicinando alla cucina e quindi a più persone e quindi a più esperienze utilizzando le consistenze nel bar, no? E le abbiamo totalmente alienate, chiarificandola qualunque, sodandola qualunque, che va bene, ci sta, è un bel mercato e c'è un bel giro sicuramente, però diciamo che ci sarebbe potuto essere tanto altro, no? Basta un attimino ragionare in una maniera diversa.
Ok, e ritorniamo un attimo a te, quando eravamo arrivati a Talea, che hai menzionato Mm, le mm, mm. persone che ti hanno aiutato a partire, e poi hai fatto il tuo corso di formazione. Dopo il corso di formazione, raccontaci un po' Talea che cos'era. Ah, che cazzo ragazzi, Thalia è stato, penso, cioè, il progetto della vita, cioè è stato di una difficoltà aprirlo e gestirlo che non avete idee. I ragazzi non avevano orari, arrivavano quando volevano e andavano a casa quando volevano. Avevamo un bel 200 preparazioni, più tutti i fermentati di Vivarium. Vivarium era adesso ne vedi già su Milano, no? Che dicono che li hanno pensate loro, no? Però avere questa stanza multisensoriale con delle proiezioni sul banco inerenti a quello che tu andavi a fare e avevi un percorso di 8-9 portate dove cibo e cocktail si univano. Noi pensa che abbiamo aperto e qualche mese dopo siamo stati nominati nella Michelin come bar, capito? Siamo andati a finire nelle più grandi guide di ristoranti. Sulla guida di identità golosa noi avevamo la lancetta su innovazione sul massimo, no? Perché loro hanno questa lancetta dove c'è tradizione e innovazione da una parte e a seconda di quanto lo sei, noi eravamo su innovazione massima e quindi facevamo tantissime preparazioni, cioè in un drink c'erano magari 7-8 ingredienti e quei 7-8 ingredienti erano lavorati 3-4 volte l'uno, no? E quando la gente mi dice, vabbè, ma poi lì non si capisce più niente, io non ho mai trovato un cliente o un barman che fosse venuto da me a dirmi non distingo i sapori di queste cose. Perché? Io una volta ho avuto una forte diatriba con un barman italiano su un social, dove lui diceva, avete rotto il cazzo, bisogna tornare ai cocktail con i classici tre ingredienti. Ricordatevi che il piatto più venduto è la pasta al pomodoro, 3 ingredienti. Che questo discorso fatto a te. E il discorso è che allora io sotto gli ho scritto, va bene, dico facciamo così, eh, vieni a casa mia, ti invito e facciamo la pasta al pomodoro, tu con 3 ingredienti e io come va fatta. Quindi tu a disposizione hai acqua, pasta e pomodoro. Finita. Quindi non hai il sale per la pasta, non hai l'olio per la salsa al pomodoro, non hai il soffritto, non hai il pepe, non hai il basilico, non hai il parmigiano, non hai niente di tutto questo. La pasta al pomodoro ad oggi sono 9-10 ingredienti, non 3. Perché se tu vuoi fare una pasta al pomodoro con 3 ingredienti sono acqua, pasta e pomodoro. È buona? Che è ostia. Se invece tu aggiungi il sale nell'acqua, l'olio, lo scalogno, la passata di pomodoro, un po' di pepe, magari una becca d'aglio, il gambo del basilico, fai andare e poi finisci tutto con una bella foglia di basilico, macinata di pepe, giro d'olio e parmigiano. Non è questa la pasta al pomodoro? Questa è la pasta al E la pomodoro. risposta sai qual è stata? Sì, vabbè, dettagli. Ok, dai, va bene, vai avanti a mangiarti la tua pasta con 3 ingredienti che io. Cioè, è noi, capisci? Anche davanti all'evidenza, no? Cioè, come dirti, il margarita senza sale è un daiquiri. Che gli fa fare la differenza è il sale. Ma è un dettaglio, non è un dettaglio, è un dettaglio che fa totalmente la differenza. Senza questo microfono, tutto questo ambaradam non servirebbe a niente, perché la gente non ti sente. Forse è la prima cosa che devi avere. Capisci? Quindi è su questo che io ho sempre fortemente creduto, no? E con Thalia facevamo questo lavoro qua. Mi Finché non siamo ricordo, arrivati con fermentati, ci spingevamo veramente, veramente oltre. mi ricordo che Troppo. mi avevi raccontato, cioè non avevi raccontato a me, ne parlavi di quanto era pesante per te o per te e i tuoi ragazzi quando decidevi che dovevate cambiare drink o dovevate trovarne di nuovi. Eh, Era massacrante perché era un concetto, cioè del tipo io andavo dai ragazzi e dicevo ragazzi dobbiamo fare un cocktail che sappia di miele ma senza miele. Quindi ci passavano delle ore, no? Magari anche dei giorni. Ma io dicevo, ragazzi, quello che dobbiamo capire è che il miele non cresce in una pianta. Il miele è un prodotto che si fa, è un cocktail, il miele. Ma chi lo fa sto cocktail? L'ape. Quindi se noi analizziamo il viaggio che fa l'ape tocca degli ingredienti per arrivare a fare il miele e noi quegli ingredienti dobbiamo usare. I cocktail d'Italia sono nati tutti con carta e penna.
Infatti, Cocktail impossibili, cocktail che venivano gli chef stellati da noi è venuto Bottura, da noi è venuto Gilmozzi, da noi è venuto Camanini, cioè da noi sono venuti 3 stelle Michelin. E a me mi deve interessare che venga un bartender a dirmi, oh, non si sente questo. Stai a casa. avrei detto un'altra cosa io. E in quell'occasione, quando l'avevo sentito io questo discorso, tipo parlavi di, non voglio dire una cazzata, però era magari cuoio, e tu hai detto, Allora lì mi ricordo una volta che eravamo seduti tutti al tavolo, tutti assieme, e io dicevo ragazzi c'è da trovare un drink, un gin, no? Perché ci mancava in carta un drink che avesse base gin, perché comunque sai che il gin ad oggi, ancora ad oggi, il distillato più apprezzato. E mi ricordo che i ragazzi continuavano a darmi delle idee e io no, 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 finché Petra mi dice e allora mettici dentro le ciabatte del nonno, no? Ma così, sai quando proprio come per dire hai rotto le balle, no? E nella mia testa ho detto cazzo però le ciabatte che sono in cuoio. Noi potremmo andare a fare, perché di fianco a noi c'era un personaggio che faceva le maschere di carnevale, però quelle vere, sai, quelle veneziane, quelle con i nasi lunghi, così. E ho detto, se noi facessimo una sacca di cuoio con dentro un unguento alimentare che quindi può stare a contatto con i liquidi, quindi un grasso alimentare, e andiamo ad invecchiare il gin dentro queste sacche qua di cuoio, il gin potrebbe essere poi riutilizzato, no? Passato quei mesi. Allora cominciamo a fare delle ricerche e poi ho scoperto che invece era una cosa che aveva già fatto l'Artisan, no? Anni prima. E quindi E infatti, l'abbiamo e accantonato. infatti mi è venuto in mente proprio a me, Simone Caporale, giusto? Sì, Che, Alex e... che mi ricordo di, ero stato al Super Bar, facevo il bartender da pochissimo tempo io, ero stato al Super Bar e Simone Caporale parlava di questa cosa, che parlava delle, non mi ricordo bene, però tipo, parlava delle mode che ritornano. Mhm. Tipo, fa, adesso c'è la moda tutti di invecchiare le cose nella botte. Ho detto, e lui fa, io mi sono chiesto, ma prima che facessero la botte, dove invecchiavano? Fa, nelle pelli. E lui mi ricordo che tira fuori, non mi ricordo se era un vitello, Capra. la capra, e tira fuori una capra. E ci aveva fatto bere il Negroni invecchiato dentro la capra. Sì, sì, loro facevano così e difatti è per quello che io non lo sapevo di questa cosa, cioè non, insomma mi mancava questo passaggio di... Però vedi anche lì, quando abbiamo scoperto che l'avevano fatto, l'abbiamo accantonata. Tipo un'altra cosa, sul mio profilo c'è un cocktail dove si vede che c'è una cannuccia che è uno zito di pasta. Una sera mi ricordo queste due ragazze, due ragazze, due donne avranno avuto la mia età, qualche anno in più, no? Vedi, se tu scorri giù quello lì, vedi? Quello lì verde, vedi quel cono? C'è questa cannuccia, no? Se vedi, che è uno zito di pasta. Queste due ragazze, queste due donne che sono venute, sono impazzite e mi hanno detto: Ma cavoli, usi uno zito di pasta come cannucce? Noi siamo della comunicazione di Barilla. Ci interesserebbe parlare di questa cosa perché, sai, comunque Barilla non è Cavalieri, no? Che punta solo sulla qualità della pasta, ma vuole entrare in, è una buona pasta, però vuole entrare anche in altri ambienti, no? Quindi quando ha visto questa cosa che ai tempi era fortemente, perché no la cannuccia, Super no tutto, innovativa, sì. era innovativa, no? Quindi loro volevano entrarci in questa cosa. E noi, come si dice, quando lei mi ha detto così, la prima cosa che gli ho detto, ma questa non è una nostra idea, questa è un'idea di Luca Cinalli che l'ha portata 2 o 3 anni fa, noi l'abbiamo riadattata, quindi noi questo zito di pasta che tu vedi veniva bollito, poi fritto in un olio di cocco, lavorato con una ganache al cioccolato e sopra cosparsa da un sacco di ingredienti che ti cambiavano il gusto del cocktail. Quindi poi noi l'avevamo riadattata in base alle nostre esigenze, ma l'idea non è la mia. Ed è giusto dare a Cesare, quindi in questo caso Luca, che ha avuto una grandissima idea. Gli ho dato il contatto di Luca. Luca poi mi ha scritto e mi ha detto è la prima volta che mi capita una roba del genere. Cioè questo che manca nel nostro settore, capito? Vabbè, Che è basilare. non gli hai passato un contatto da poco. Capito? Cioè lì sono, sai, capisci, passi i contatti che cioè, riesci a fare anche dei gran soldi, capito? Se poi riesci a entrare in determinate cose, ma non mi interessa, a me interessa rimanere sempre pulito. Difatti, ad oggi nessuno può dire che io ho fatto le scarpe a un altro, ho dato una coltellata a un'altra persona, o che io l'ho copiato, o che non ho fatto valere la sua idea, no? È successo che in alcune masterclass, tipo che sono successe, Federico Lombardi, che era il bar manager del Paradiso, è andato a fare una masterclass in una scuola dove è stato fortemente criticato perché quello che lui faceva, loro dicevano che è roba mia.
E lui, io e lui ci sentiamo spesso, mi diceva, cazzo, mi fa, ho sentito questa roba, Filippo, mi fa, mi è dispiaciuto un sacco. Quando poi sono andato in questa scuola, gliel'ho detto, ho detto, ma voi cosa ne sapete? Allora, innanzitutto è un ragazzo che è cresciuto con me, che cosa vuoi che faccia? È normale che sia stato anche, non dico copiare, Ispirato, ispirato, ma sì. certo, ispirato. E poi dico, e a voi chi vi ha detto che invece il 96% dei cocktail d'italiano sono idea di Federico, ma sono idea mia? Cioè voi partite dall'idea che i cocktail sono miei perché c'è il nome, c'è Filippo Sisti, ma voi che ne sapete che invece il 90% del lavoro non l'hanno fatto loro? Quindi che non sono io poi a portare in giro la loro roba. Che non è così, perché prendo da loro, loro apprendono da me. Questo è un discorso che mi faceva, sai chi forse non lo conosci, Marco Canova. Marco Canova mi ricordo che mi fa che prima dell'avvento dei social, in cui per un flair bartender adesso è molto più facile avere la sua identità, perché c'è sempre questa cosa nella puntata che ho fatto con Gianluigi Bosco, lui parla spesso di originalità e del fatto che, tipo per come sono fatto io personalmente, a livello di flair bartender, quando io vedevo un ragazzo fare i miei movimenti, io ero contento, perché nella mia testa io dicevo, se lui fa i miei movimenti vuol dire che son belli, che gli piace. Quindi io ero galvanizzato a questa cosa, però spesso nel mondo del flair non è una cosa vista bene. E mi ricordo che Canova mi fa, quando i social non erano così in voga, i più grandi vedevano dei movimenti e li facevano loro, e se li prendevano e li portavano in giro come loro, però i movimenti non erano loro. Come Gianluigi Bosco ha detto, è venuto qua e mi ha detto che i il Christian Delpech, che è praticamente il Maradona del flair, a quei tempi lì, sì, bravissimo, nulla da togliere, però quando poi è arrivato un altro Christian, che era quello che a lui aveva insegnato, è arrivato e tutti dicevano: ma fai i movimenti di Christian. E invece no, era Christian che faceva i suoi, solo che Christian è arrivato prima. Ma è un po' come è successo un po' con Fede, no? Cioè, ehm, un ragazzo con un talento mostruoso, con una testa, un ragazzo che sta zitto, ti guarda e assorbe, capito? E non avrebbe, cioè non è bello, capito? Cioè, che poi lui non ha fatto quello che faccio io, lui poi si è fatto la sua idea, poi, ragazzi, se ad oggi uno deve fare una marmellata, il procedimento quello è. Cioè, posso cambiare gli ingredienti, ma il procedimento quello è. Quello che tu devi vendere poi è la filosofia che hai dietro, no? Come quello che dico sempre io è, a me non piace andare ad ascoltare chi parla magari di distillato, no? Ma perché? Faccio un esempio, no? Fulvio Piccinino, che è un grandissimo oratore, no? Quindi un ricercatore di vermouth. Io dico, ma perché Fulvio non insegna il suo modo di studiare e non che cos'è il vermouth? Cioè, ok, insegnami che cos'è il vermouth, ma io Filippo Sisti, sarei interessatissimo ad andare a sentire lui come fai tu a studiare, cioè qual è il tuo metodo di studio, cioè qual è il tuo metodo di ricerca, che è quella la parte interessante, no? Penso che sia. Per spiegarmi poi. Per poi io andarmi a studiare le mie cose, cioè oppure cioè se io avessi il metodo di studio di Fulvio Piccinino e lo apportassi alle mie cose, ma continuerei a crescere. Quindi ognuno di noi deve fare, deve insegnare, deve mostrare quello in cui è al top. Cioè se Cristiano Ronaldo non può andare a insegnare come si para un rigore, insegnami come tirarlo un calcio di rigore, no? Cioè, capisci? Quindi è quello che io vedo che manca nel nostro settore, che purtroppo non c'è. Cioè, purtroppo non c'è. E sai, quando tu dici, cavoli, io vado, vai a lavorare su tanti cocktail, vai a lavorare su tanti locali, sai, quando poi ti approcci a un ragazzo come io mi sono approcciato con Federico, perché lui ha conosciuto me, ma io ho conosciuto lui, e si è creato questo bene fraterno, ma poi è normale che uno prenda un po' da chi ha imparato, no? Che poi nessuno sta lì a giudicare, perché, cioè, mica ragazzi, è il paradiso, cioè, il locale, i cocktail ti possono piacere come ti possono piacere, Sì, l'atmosfera l'hanno anche è appena meravigliosa. scritto in chat. Il paradiso è bellissimo e sono molto buoni i drink. Sì, capito, sai, poi magari vai te e non ti piacciono perché i gusti sono gusti, magari io vado e li adoro, un altro no, è il bello del bar, no? Però perché torni nel bar per l'atmosfera, no? E loro sono numeri uno nell'atmosfera, cioè ti fanno, sono matti in quel locale lì, capisci? E bisogna secondo me cominciare a capire questa di quella cosa.
Cioè, io ti do un'esperienza, ma non deve essere per forza un cocktail, può essere un'atmosfera, può essere il DJ set al lunedì sera e non al sabato. Sì, queste sono le cose che a me attirano molto, sinceramente, il vivere un viaggio invece che bere solo un drink. Ma certo, è proprio quello. Cioè, ma anche nel flair, no? Se tu lo vedi, poi il bello è che tu fai un cocktail ed è più buono se tu gli dai il cocktail e gli fai girare la cannuccia intorno alla testa del cliente, no? Automaticamente quel cocktail lì diventa più buono perché tu diventi un mostro, diventi bravissimo, capito? Cioè, quanti barman del mio paese sono ad oggi, quelli del mio paese, 10.000 volte più bravi di me, solo perché magari facevano girare la bottiglia, no? Che questi ragazzi qui quando mi vedono a me mi dicono, cioè, cioè, davvero, guarda che c'è ancora gente a Stradella che dice che noi siamo meglio di te, ma non perché non lo sono, perché poi loro hanno cambiato completamente lavoro, quindi la gente lo faceva il venerdì e il sabato, ma per gli occhi della gente sono rimasti ancora loro i migliori perché? Perché ti aprivano magari la corona col dietro, no? Che ti facevano quel trick lì, no? Ma è bellissima sta roba. Mi fai venire in mente un me un po' più giovane alla Baia Imperiale quando lavoravo a Riccione, che a Cattolica, a Gabice, lì dove si trova, che con lo spettacolo che gli facevo, e lì io avevo 20 anni, però avevo già in mente questa cosa che non mi ricordo dove, forse a volte mi aprivo e scrivevo un po' di monologhi su Facebook ai tempi, che mi lasciavo un po' andare ai miei pensieri e alle mie emozioni, e dicevo che quello che mi piaceva tanto a me, mi colpiva, la Baia Imperiale è una discoteca, perciò gli ingredienti e la frutta che avevi quella poteva essere. Cioè, però spesso mi veniva detto che i drink erano buonissimi e tutto era fantastico e queste cose qua. Io non lo legavo tanto al drink, io dico, ma perché facendo, avevo i capelli lunghi, ero biondo, Certo. tipo ci facevano i tatuaggi alle le cose varie, dico, ma perché noi qua ai clienti, anche se l'ambiente è una discoteca, perciò c'è sempre l'idea che noi siamo qua a scaricare da dei secchi dell'alcol nei bicchieri e cose così. Comunque, qui ogni lunedì arrivano 15.000 persone nuove che si fanno una settimana, loro neanche scendono dal treno e già hanno un PR che gli ha venduto tutte le serate fino a lunedì dopo quando se ne vanno. Perciò questi vedono drink e discoteche tutte le sere. Però perché poi dopo caricavano la foto su Facebook o si ricordavano del barman alla Baia Imperiale che faceva i drink buonissimi, che poi erano uguali agli altri? Perché io magari gli facevo un certo tipo di spettacolo, li trattavo in un certo modo, loro si divertivano e io non gli avevo dato il drink, gli avevo dato un'esperienza. Loro si ricordano. C'è il video che, tra virgolette, a me mi ha fatto diventare famoso nell'ambiente del Flair Bartender, che è un video che si chiama Volevamo solo due negroni, e ci sono io che peso 50 kg, magrissimo, che faccio Flair, e questo ragazzo però si ricorderà per sempre il suo Volevamo solo due negroni. Che ci sono io che faccio Flair e poi con tre bottiglie verso 6 nel bicchiere della discoteca, stretto e alto, che verso i tre ingredienti e faccio quel Negroni anche molto più abbondante di quello che è. Però lì è l'esperienza, è tutto quello che c'è intorno, è una cosa che loro però si ricorderanno per sempre. La cosa più importante è regalare emozioni. E la cosa bella che io dirò sempre è quello che facciamo noi, cioè il barman e lo chef, è regalarti un'emozione senza toccarti. Cioè io dico sempre, se voglio dare un'emozione ai miei bimbi, li accarezzo, gli do un bacio, me li prendo in braccio, me li abbraccio, non lo posso fare con un cliente, no? Quindi io quello che ho voluto fare con Talea fortemente era questo, che poi è andata male, perché ho voluto fare troppo. E poi col periodo Covid è stata una mazzata, no? Ma ho voluto fare troppo. E quindi sai, gli ignoranti ti dicono hai fallito, no? Sì, è vero, ho fallito, non c'è, cioè, non c'è problema, no? E, ad- È bello anche il fatto che tu lo ammetti, non hai problemi a dirlo però. ma io non posso avere problemi a dirlo perché ad oggi quello che io ho fatto 5 anni fa lo stanno facendo oggi, no? Capito? Quindi sono stato troppo lungimirante io, che per un innovatore è la cosa più bella. Cioè per uno che pensa ad innovare, che vuole innovare, la cosa più bella è questa. Il te l'avevo detto. Il te l'avevo detto l'avevo già fatto, capito? È
e poi dico, ok, sì, ti funziona, sì, però è come dire, io guardo prima chi c'è dietro la porta, cosa c'è dietro la porta e dopo vado, no? Mentre io la sfondo la porta e vado, capito? E i rischi sono due, che al di là della porta c'è un burrone, al di là della porta c'è il paradiso, capito? Quindi, però l'innovatore non aprirà mai prima la porta e guarderà cosa c'è dietro, l'innovatore ci si butta dentro e va. E io sono sempre stato così, prendere o lasciare, cioè nel bene e nel male io sono così. Eh, ed è il mio bello. A sentirti parlare mi riconosco in questa cosa che sto cercando di fare io. Ma è giusto così, perché poi ognuno di noi deve fare, innanzitutto deve avere la capacità di capire quando fermarsi, cioè quando dire, ok, adesso mi stoppo un attimo, e poi avere la capacità di dire in cosa sono bravo io. Cioè, secondo me, l'evoluzione, come dicevamo prima della diretta, no? L'evoluzione che stai facendo tu da flair bartender a questo è la stessa cosa, è sempre show, ragazzi. Cioè, se tu sei bravo a fare show, cioè io mi immagino, ne sono sicuro, e sono ignorantissimo, non ho mai visto nessuna gara di flair, ma io mi immagino che l'espressione, lo standing che hai sarà importante nel flair, penso, no? Non penso che Sì, tu, la base è lo spettacolo. cioè, non penso che tu possa salire su un palco così. Cioè, già penso che hai già perso, no? E la stessa cosa sono questi podcast, queste live, no? Queste cose, cioè se tu non hai la capacità di trasmettere o non hai niente da dire, che è ancora peggio, cioè è proprio quello che non capisce oggi il barman, che c'è un sacco di roba da dire, c'è un sacco di cose da fare, perché la gente sta zitta? Io è questo che dico, perché la gente non si... Cioè almeno qualche anni fa io, Sanna, Patrick Pistolesi, Parlapiano, Leuci, Flavio, ci scannavamo, ma almeno le cose ce le dicevamo. Cioè, questa cosa non va, non va bene sta roba. Fai questo, sì, no, ma tu fai i classici, sì, sì, sti tu Frulli Minestroni, io Giovanni Ceccarelli, ci insultiamo dalla mattina alla sera, ci vogliamo un bene dell'anima. Ma ci diciamo le cose, ed è giusto che sia così. Perché se uno poi si offende e dice no, cazzo, però questa cosa non andava detto, oppure no, questa cosa non va fatta, ma perché? Se tu ti offendi vuol dire che c'è qualcosa da nascondere, non ti devi offendere. Devi reggere il confronto, se non lo reggi il problema è il tuo, vuol dire che tu hai delle mancanze che dovrai andare a chiudere, capisci? Cioè se tu fai un discorso con me sulle preparazioni, sulle cose che faccio io sul mio modus operandi, non trovi lacune. Se tu mi fai una domanda sul whisky, io alzo la mano e ti dico non so neanche di che distillato è, non so neanche come si fa, ma ti giuro davvero, non lo so, non so cos'è il gin, non so cos'è il whisky. Io adesso lavoro per Compagnia dei Caraibi e loro mi dicono, Filo, che cazzo c'è? Nel senso, whisky, faccio ricerca e sviluppo, no? Mi parte di tutta la parte di miscelazione del laboratorio, di creazione di nuovi prodotti, ma io il gin, il whisky, il rum, non so che cosa sia. Anche nel locale di adesso che ho lì a Monza, che sto seguendo di lì a Monza, è la stessa Beh, roba. Cioè, hai la tua filosofia però, sì, che è la mia filosofia, difatti il mio forte, il mio bello è sempre stata la mia filosofia, che puoi fare in un bar di paese come puoi fare in una grandissima città come Milano, Londra, piuttosto che... intanto abbiamo Enrico Fiore che dice che ha i brividi a sentire i nostri discorsi. E Grazie. adesso, prima di arrivare alla parte, abbiamo capito che hai avuto la tua parte di Italea, che magari volevo dire anche un'altra cosa prima di tutto, che io e te siamo stati anche al cinema insieme. È vero? Abbiamo fatto Barman e Bartenders che è disponibile, adesso è disponibile su Prime Video, quindi se andate su Prime Video e scrivete Barman e Bartenders si apre un film che poi è un documentario del mondo del bar che andava a parlare di varie parti del mondo del bar in cui all'inizio ci sono Francesco Cione e Mattia Pastori che parlano del loro locale, della loro storia, queste Del cose qua, classico, del barman del classico, no? barman Quindi il classico classico, barman sì. d'albergo, piuttosto che... Poi dopo parlano del flair, e nel flair ci siamo io ed Enrico e dopo me ed Enrico ci sei tu che illustri Italea, c'è anche il tuo collega che siete lì che ne parlate. Detto questo, che tra l'altro mi è dispiaciuto un sacco perché quel film, io ero super preso bene quando mi avevano, perché in quel film io ci sono andato perché mi ha chiamato un mio ex corsista Sì, che, mi ricordo. che conosceva la produzione e,
e io avevo chiamato Enrico. Però è andato al cinema in quel piccolo spiraglio che c'è stato tra una pandemia e l'altra. E quindi che non c'è andato nessuno. Mi ricordo che io ero nel letto nella mia casa vecchia al telefono, col telefono in mano guardando la televisione, mi tagga in una storia, uno fa uno va al cinema e si trova Carmine Liguori. Ma cosa vuol dire? E vedo il video suo che mi sta facendo il video a me che sono sullo schermo del cinema. Dico, pensa se il mondo fosse stato normale, come sarebbe stata sta cosa? Cioè, sarebbe stata una bomba, o no? Guarda, io sono andato a vedermi al cinema, io e la mia ex compagna, e tra l'altro era appena morta mia zia, che per me è stata una mamma, quindi non era la zia che dici che vedi una volta all'anno, ma era una persona che è Anche cresciuta con io noi. ho tutte le mie zie così, perciò capisco com'è. C'è stata proprio una mamma e infatti mi ricordo di aver fatto questo post, ciao zia, sono al cinema. E è stata una bella emozione, perché comunque, cioè, sai, vederti lì sul grande schermo, dici, cazzo, che figo, no? E io ho avuto la fortuna invece che c'erano dentro una ventina di persone qui a Milano. E ovviamente sì, non era il Signore degli Anelli, però Vabbè, però. qualcuno c'era e quando siamo usciti è stato bello sentire i commenti della gente. Cioè, comunque è stato bello perché, sai, poi la roba brutta è che io sono alla fine, no? In quel film, in quel documentario lì. E io sono E ancora quindi, più alla fine, non so se ti eh ricordi. sì, Io sì, tu sono nei sei titoli di ancora coda anche. bravissimo. E quindi, sai, la gente si ricorda la fine, non si ricorda l'inizio, no? Quindi si deve fare il commento a freddo, no? Non nel film in sé, ma alla fine è del tipo come è finito di merda, no? Sai quando vai a vedere un film che dice è finito di merda? E io mi ricordo questo qui che diceva, a questo qua mancava a frullare le lenticchie e io così. Quindi è stato bellissimo, però è stato emozionante al massimo, quindi ben vengano queste cose e che se ne facciano un po' di più. No, a me invece l'unica cosa che mi è dispiaciuta è che quando poi mi sono visto dico cavolo quanto ero serio nella parte che hanno registrato perché abbiamo parlato tanto, tanto di più di quello che poi hanno Sì. messo e dico, cioè abbiamo riso un sacco, detto un sacco di cose, però invece in quello che c'è sono sempre super serio, perciò magari volevano dare quell'impronta e non hanno mai messo quando magari sparavo cazzate e cose varie. Detto questo, prima di parlare... Ecco, è la volta della puntata in cui faccio casino coi microfoni, lo faccio sempre almeno una volta. E prima di parlare di quello che c'è stato dopo Talea, volevo andare a guardarmi un po' di domande che mi hanno fatto su di te. E mi accorgo che abbiamo già risposto alle domande. Tipo, la prima domanda che apro è: quanto ha influenzato il mondo della cucina nel tuo lavoro? Perciò, vabbè, è inutile anche rispondere. Poi c'è un'altra a cui magari la risposta la dai anche se hai già risposto. Dove consiglieresti di studiare a un ragazzo con poca esperienza? Dove consiglieresti? Di studiare a un ragazzo con poca esperienza. Da nessuna parte di non studiare. Ecco, infatti è quello che immaginavo. Poi eh, abbiamo... Sì, in grosso modo le domande sono sempre le stesse. Cosa consiglieresti ad un barman che vuole uscire dagli schemi standard? Anche questo ne hai parlato praticamente tutto il Spaziare tempo. su altri argomenti. Ne ho parlato praticamente per tutto il tempo. Ah, questa è carina. Qual è stato il tuo primo esperimento che hai fatto nella cucina liquida? E, sicuramente il lime affumicati, come dicevo prima. Quello di Poi cui abbiamo vabbè, parlato prima. sicuramente quello e il cartoccio, sicuramente, quindi le cotture al cartoccio e poi mille altre, però diciamo che le prime sono state quelle che poi hanno aperto a altre mille idee. Ok, ma abbiamo parlato veramente di mille cose. Sono passate 2 ore, non me ne sono neanche reso conto, perciò non sto qua a tenerti in ostaggio ancora per tanto. Ma comunque, dopo questa parentesi, dopo che immagino il tuo mondo come il mio, come quello di la maggior parte delle persone che fanno e facevano il nostro lavoro, è stato completamente distrutto da quello che è successo. A me non mi davano il mutuo per prendere la casa, perché io ho aperto la partita IVA nel 2019. 2019 per essere il primo anno, per avere 29 anni, era un anno abbastanza umile e decente per poter chiedere un mutuo e fare tutto. 2020 nel 2019 avevo una bella media mensile, quello che ci sta.
2020 avevo 60 euro di media mensile di fatturazione, purtroppo. E quindi, oltre alle banche che dicevano guarda, con questi dati non possiamo, nonostante io fossi comunque già ripartito, come anche di più del 2019, perché poi dopo c'era, con tutti quelli come noi, come tutti quelli che il nostro settore hanno smesso, c'era una super richiesta. Dopo non mi c'erano tantissime altre banche che invece non concedevano nessun tipo di credito che faceva parte del mondo della ristorazione e dell'intrattenimento, perché tipo quello che faccio io è sia in ristorazione che intrattenimento. E poi dopo, in un modo o in un altro, sono riuscito a, diciamo, comprarmi casa. Ma detto questo, tu come, non dico come l'hai affrontata, dico dopo che cosa hai fatto? Ma allora, dopo Thalea io ho avuto un periodo un po' difficile, perché comunque, ti ripeto, è venuta a mancare mia zia, sono stati periodi un po' difficili e, e sicuramente la chiusura di quello che per me era vita, perché era come un figlio, è stata una mazzata, quindi ho fatto veramente fatica a riprendermi un po'. E dopodiché c'è stato questo bellissimo contatto da Compagnia dei Caraibi, e io con Compagnia dei Caraibi sono anni che ci collaboro, ho sempre avuto piacere a collaborarci perché è fatta da gente, non è fatta da numeri, Ok, ok? per far capire a tutti, Compagnia dei Caraibi cosa comprende? Compagnia dei Caraibi è questa azienda che importa, distribuisce e adesso produce e tutto. Adesso siamo diventati SPA, quindi è una grande azienda, non è l'aziendina sotto casa. E quindi stiamo parlando di Gimmare, Diplomatico, Jefferson, quindi è Prodotti Plantación, importanti. Tequila Ocho, insomma. Adesso abbiamo comprato Elephant, cioè non è che abbiamo preso la distribuzione, abbiamo comprato la distilleria di Elephant, abbiamo comprato il brand Elephant, il museo e tutto, quindi è una grande azienda. È fatta da persone, come ti dicevo, quindi Menfi innanzitutto e Iguana, che sono i due, diciamo, proprietari. C'è questa bellissima amicizia ormai da anni e c'è stato questo contatto per questa collaborazione finale, perché io già collaboravo con loro tramite partita IVA, mi hanno fatto questa proposta e sai Carmine, quando poi c'hai 40 anni sei stanco perché ragazzi, cioè io ho sempre fatto 20 ore al giorno, facevo anche la notte a lavorare, preparazioni, cose, e quando poi ti trovi un locale da 500 e passa mila euro, chiusura per Covid, sai, cominci due figli, perché poi nel frattempo è rimasta incinta la mia scompagna, quindi sai, cominci a fare 2 più 2, no? Dici, cioè, cosa faccio? Cioè, se ricapita ancora una roba così, cioè, cosa faccio? Mi sparo, no? E alla fine con compagnia abbiamo trovato una bella quadra su cosa dovessi fare. Adesso non posso spoilerare troppo, però a breve ci sarà Magari una... tornerai a raccontarci queste cose, magari. Sì, sicuramente molto volentieri innanzitutto, ma è una cosa bella grossa, quindi c'è dietro un bellissimo studio. Per adesso è masterclass in giro, quindi guest, ricerca e sviluppo del prodotto, quindi diciamo ad oggi c'è la figura dell'ambassador, ad oggi c'è la figura dello spirit specialist che ti portano, ti parlano di cos'è il prodotto, ok, va bene, ma come lo posso usare io questo prodotto in una maniera completamente diversa dal solito, cioè un vermouth rosso che tutti lo usano per fare un americano, con cosa lo posso usare io? Cioè inizia a usare il cervello, no? Di cosa sa? Cannella, noce moscata, chiodi di garofano, ok, ti devi portare in un'idea tiki, perché non hai mai fatto un cocktail tiki style con del vermouth rosso? Perché? Perché i nostri paletti ci dicono che devi fare il negrone americano, capito? Quindi il bello è uscire da questa cosa che funziona molto bene. Poi, ti ripeto, con i corsi non sono mai fermo un attimo, per fortuna. Adesso vado in Austria e Germania a fine mese, no, a marzo. Li fai tu personalmente No, cioè, no, io personalmente. tu personalmente te li organizzi e fai? No, cioè mica guarda, se c'è una cosa bella è che nessuno può dire che io ho contattato qualcuno per farmi fare un corso. Cioè, e penso di essere l'unico perché tanti corsisti, tanti scuole mi dicono, o locali mi dicono, ah, sai, mi ha contattato X per venire qui a fare la masterclass. Io non ho mai chiamato nessuno, quindi vuol dire che la gente è ancora interessata, cioè la gente è interessata a quello che faccio, quindi
più che altro per un'apertura mentale, no? Cioè si passa da homemade a brain made, no? Cioè quindi fatto con la testa. E quindi sono molto contento di quello e, cioè, ti ripeto, non sono mai fermo. Guarda, sono arrivato, ti dicevo, da Bologna, parto stanotte a sto punto andrò a Pordenone perché ho questa masterclass e poi via via andare così. Infatti, adesso pensandoci e illustrandomi tu quello che fai per compagnia, cioè non decidendo di prenderti con loro non hanno un personaggio da poco, nel senso, di solito il brand ambassador o queste cose qua, pensato come lo penso io, arriva nel locale, ti fa vedere come funziona il prodotto, ti dà gli input su come usarlo e cose varie. Però ehm, u una personalità come la tua, una mentalità come la tua, portata in un cocktail bar che ha la mentalità la sua drink list, le sue cose, cioè non è un'offerta da poco che non è offerta da poco che può offrire No, compagnia. ma poi la cosa interessante è che io sono stato preso per un progetto che ad oggi non c'è ancora, cioè quindi è ancora in lavorazione, quindi immaginati la grandezza di questo lavoro che c'è dietro. Quindi, e io nel frattempo faccio guest, faccio, sai, magari la masterclass durante i bar show, durante queste cose qua, quindi vengo utilizzato per, diciamo, portare il mio associato ai prodotti di Compagnia dei Caraibi, no? Quindi, e mi piace tantissimo questa cosa perché rimango nel mio, ho la possibilità di conoscere un sacco di ragazzi, mi dicono che sono bravo a fare corsi, quindi diciamo, a parlare No, e sei quindi molto ti si ascolta molto volentieri. grazie mille. E quindi, sai, sfruttiamo questa cosa e facciamo 2 più 2. Quindi sono strafelice adesso di essere, anche volendo vedere, essere uscito un po', no, da quello che è il mondo bar. Nonostante io sia comunque col circolino qui a Monza presente, perché sono 2 o 3 volte alla settimana, sono sempre lì e stiamo facendo un ottimo lavoro. Monza sta crescendo, poi fortunatamente essendo anche entrata in Serie A, il Monza è diventata anche conosciuta a livello italiano Io come io città. sono io sono di Sassuolo che quando ci son cresciuto io massimo era stata una volta in Serie C1, Eh, perciò non è che capisco benissimo. Infatti, che poi è stato in Serie A, quindi sai, è stata una bella sfida, poi con Sadler, con Colmar, sai, quindi sono sempre belle sponsorizzazioni che non è che apri il barettino sotto casa, no? Sono sempre cose grandi. E quindi questo è, che è ad oggi. E ti ripeto, sono sempre molto, molto contento perché No, ho già sono fatto e ho già dato, no? È Questo bello, è il il. bello che vedo, cioè che vedo e che ho riscontrato soprattutto in tanti anche nostri colleghi e amici che abbiamo in comune, è che quello che è successo, sì, ci ha affossato, però quasi tutti, la maggior parte di quelli che conosco io, siamo ripartiti più forti di prima, fortunatamente. Magari è stato come un colpo di spugna che ha tolto gli ingrati e i non meritevoli, ha lasciato solo chi veramente se lo meritava. Bravissimo, perché poi sono le cose che rimangono, perché se hai qualcosa da dire, l'avrai sempre qualcosa da dire. Cioè, se tu sei un puro sangue, sarai sempre un puro sangue. Nessuno ti potrà dire che sei un ronzino. Il ronzino si può vestire da puro sangue, ma quando poi deve correre, è sempre un ronzino. Sì. Ok, di questa puntata io sono ampiamente soddisfatto, Phil. Ti volevo soltanto fare una domanda che faccio sempre a fine puntata. Se potessi tornare indietro, parliamo del tuo inizio, all'inizio quando sei stato il primo albergo era stato Fila a destra. in Villa d'Este. Se potessi tornare al Villa d'Este, ragionandoci, cioè se tu con la tua testa tornando a quel giorno lì, e ragionando al tuo percorso, a quello che hai fatto e quello che hai fatto fino adesso, sei contento del tuo percorso? Cambieresti delle cose? O fai una riflessione su tutto quello che hai fatto fino adesso? Sei contento del tuo percorso? Ma cioè, tornare indietro con la testa di adesso? Con la consapevolezza? Dico un giudizio a quello che hai fatto da allora fino a oggi. Sono estremamente contento, ma ti dirò di più. Sono estremamente contento di aver toccato le persone che ho toccato, cioè di aver incontrato le persone che ho incontrato. No, incontrato no, perché ne ho incontrate tante, ma toccato poche. E sono estremamente onorato di aver toccato queste persone qua. E anche questa è una cosa che
anche io riconosco tanto, cioè è una cosa che anche io riconosco tanto in me, il fatto di molte volte ti rendi conto di aver ispirato delle persone che magari neanche ti conoscono. E quella è una cosa che veramente a me riempie il cuore e poi mi fa sentire veramente, cioè non importante, ma appagato. Nel Bene. senso che sì, come ti ho detto prima, quando vedo un ragazzino fare un mio movimento, quando vedo un ragazzino che carica le storie delle scarpe nuove come facevo io 6-7 anni fa, capito? Che ogni volta che mi ricordo che avevo quei soldi in più, uscivano le scarpe, riuscivo a comprarle subito a fare la storia delle scarpe nuove, dico, vedi, fa esattamente adesso come facevo io anni fa, che magari lui adesso guadagna qualcosa in più e se le può permettere, dico, cioè sta facendo quello che facevo io, si veste come mi vesto io, capito? E quella cosa lì, questa ispirazione mi riempie proprio. È bello, no? Diciamo. Mm. Ok, intanto figlio ti ringrazio. Non abbiamo fatto la copertina, quindi la dobbiamo fare alla fine, devo fare lo screenshot alla fine. Quindi ci dobbiamo mettere qua, pugnetto. Ok, ho lo screenshot, perfetto. Per fortuna che mi sono ricordato, non me l'ha detto neanche nessuno. Io ci avevo E... pensato, però mi sono dimenticato. Ok, intanto ragazzi, grazie di essere stati fino a qua. Chi ci ha ascoltato sulle piattaforme vi ringrazio. Nella prossima puntata avremo personaggi che non conoscete, ma verrà Lodo, un mio amico di un locale in una piazza di Rovato e parleremo del suo locale. E intanto vi ringrazio, grazie a tutti ragazzi e buona serata. Grazie a tutti, un Ciao abbraccio. Phil, grazie mille di essere Ciao stato qua caro, con noi. grazie a te.